Buonasera a tutti, inauguriamo il nuovo anno con la prima live di AB del 2026. Oggi abbiamo il dottor Valerio Zuppo, ricercatore in biotecnologie marine e specializzato in cultura di organismi marini e microalghe. Che faccio? Vado. Vada, Vai. fatti pure. Ok, buonasera a tutti, non so quanti siamo, ma ci saremo, qualcuno ci sarà, vi vedo. Spero che questa più che un talk, insomma, sia una chiacchierata fra amici, quindi interrompetemi pure, parliamone, soprattutto vorrei che ci sia, che alla fine un po' di spazio anche per la discussione, perché al di là delle chiacchiere vaghe che possiamo fare, cerchiamo poi di riportare nel concreto il nostro discorso. Nicole, mi passi sulla diapositiva, per favore? Ok. Allora, il titolo è chiaro, no? Cioè l'acqua nascosta, perché? Perché se consideriamo una goccia d'acqua, effettivamente è difficile rendersi conto di quanto possa essere complessa, meravigliosamente complessa e direi multidimensionale, perché all'interno ci troviamo la dimensione biologica, quella degli organismi che vivono nella goccia d'acqua, la mettiamo al microscopio e troviamo che c'è un mondo, e quella molecolare, quindi tutto quello che è al di sotto invece del visibile, è quello che è poi le relazioni chimiche e fisiche tra composti diversi e tra organismi e composti. Quindi si tratta davvero di un mondo che troviamo nella goccia d'acqua e che dovremmo conoscere bene, perché in generale noi, ovviamente, siamo legati alla visione della pianta o del pesce o dell'invertebrato, ma tutto questo non potrebbe esistere senza appunto quella goccia d'acqua. Allora andiamo innanzitutto a scandagliare le prime diciamo nozioni, ma in realtà sono più che altro concetti che vorrei affrontare insieme, perché spesso non abbiamo il tempo per pensarci. L'acqua ovviamente è un componente essenziale per la vita. Quando andiamo su Marte o su un altro pianeta cerchiamo per prima cosa l'acqua. Uno potrebbe chiedersi perché l'acqua, perché non andiamo a cercare. È possibile la vita con altri composti? In teoria sì, nel senso che nella stessa famiglia di elementi nella quale c'è l'acqua, ce ne sono altri che potrebbero avere caratteristiche interessanti per produrre una sorta di intelligenza. Ad esempio il silicio. Quindi noi potremmo immaginare organismi che invece di essere basati su H2O siano basati su silicati. Tuttavia le caratteristiche dell'acqua, cioè il fatto che a temperature per noi normali, cioè sotto i 100 gradi, sia liquida, che poi diventi gassosa, che allo zero diventi solida, questo non è tipico di altri composti fatti con altri elementi. Quindi l'acqua è un unicum, potremmo dire, nel suo genere, ed è un po' una magia, perché dal punto di vista chimico dobbiamo considerare che è formata da un elemento molto elettronegativo come l'ossigeno e un altro invece che è elettropositivo piccolino come l'idrogeno e che coesistono con un legame covalente. Questo adesso lo andiamo a approfondire un pochino senza voler andare troppo addentro, però da questo nasce la vita fondamentalmente. Ora, ovviamente la prima domanda che ci possiamo fare, e che forse vi state facendo, è: ma davvero dobbiamo conoscere chimica, biologia e argomenti un po' complicati per poter tenere in vita un acquario? Ma in realtà non è che dobbiamo diventare chimici di laboratorio, però avere 4 nozioni di base che ci permettano di ragionare con un po' di consapevolezza su questi argomenti è sicuramente utile. E a questo proposito io voglio iniziare con una considerazione.
L'ecosistema che noi andiamo ad analizzare quando vogliamo parlare di chimica dell'acqua comprende la struttura fisica dell'acquario, cioè tutto l'acquario così come è fatto, dalla vasca al filtro all'illuminazione. La struttura dell'ecosistema, quello che ci mettiamo dentro, le piante, i pesci, gli invertebrati, i batteri, tutti gli organismi contenuti, perché di là c'era anche la sabbia, le cose, no? Gli organismi contenuti che hanno ognuno una sua fisiologia particolare e ovviamente i nostri sistemi di gestione, perché uno stesso acquario gestito da Marco, che è bravo a tenerlo in vita, è gestito da un ragazzino appena avvicinatosi all'acquario, lo stesso identico acquario magari da una parte muore e da una parte vive, quindi il sistema di gestione entra per forza in questa discussione. E allora cominciamo dalla struttura dell'acquario. Ogni accessorio che noi aggiungiamo al nostro sistema ha un effetto preciso sui valori dell'acqua. L'illuminazione ovviamente stimola la fotosintesi e quindi ci darà un diverso equilibrio gassoso, ci influisce sul pH, ci influisce sui materiali azotati, fosfati e quant'altro. E non è una cosa da poco. L'illuminazione, io dico a volte, è il vero filtro dell'acquario. E vi faccio un esempio adesso immediato, così poi dopo andiamo avanti su altre cose. Ma in questo momento, in questa stanza, io ho 4 acquari. Uno non si vede, comunque uno dietro da 150 litri, con 2 pesci pagliaccio e tante alghe. Un altro un po' più in là, con una 25 pesci pagliaccio e parecchie alghe. Un altro dietro, con un'altra coppia di pesci pagliaccio che si riproduce ogni 15 giorni e senza alghe. E un altro ancora più dietro da 4 litri, con un pesce pagliaccio e tante alghe. La differenza tra questi acquari dal punto di vista dei valori chimico-fisici, ce l'ho qua registrata, tutte le vasche hanno un pH che va da 8 a 8,4, poi secondo la vasca, secondo le ore del giorno, e hanno nitrati 0, nitriti ammoniaca ovviamente 0, fosfati non misurabili, tutti i valori perfetti. L'unica vasca senza alghe è quella che ha un pH sotto l'8 molto spesso e ha dei nitrati. Le vasche sono tutte diverse, una con un deep sea bed, un altro con un filtro biologico, ma la presenza di una giusta illuminazione, che quindi mi fa crescere le giuste alghe, crea queste differenze. Quindi se l'illuminazione non è un filtro, ditemi voi cos'è. Ovviamente il riscaldatore che modifica le caratteristiche. Il riscaldatore influisce non solo sulla temperatura, ma su una serie di parametri che sono legati alla temperatura. Ve ne dico uno banale, la densità, che ovviamente cambia con la temperatura, ma anche la conduttività, la tensione superficiale, poi li vedremo meglio. I sistemi di movimento, quindi le pompe e gli aeratori, vi cambiano completamente l'equilibrio gassoso, vi cambiano quindi anche la potenzialità del filtro, che sia aerobico o anaerobico, e che cambia quindi il tipo di inquinanti, nutrienti disciolti. La vasca stessa ha una forma definita e in base alla forma della vasca voi noterete che cambiano tutti i valori dell'acqua, nel senso che vasche più basse e che facilitano gli scambi gassosi hanno un certo tipo di equilibrio che è completamente diverso in vasche strette e alte. In vasche strette e alte molto spesso, soprattutto nel marino, diventa quasi impossibile gestirle, perché gli scambi gassosi sono limitati da questo rapporto tra volume e superficie. Quindi anche la vasca, che sembra un pezzo di vetro inerte, influenza direttamente il pH, nutrienti, gas disciolti, eccetera. Ovviamente il filtro, con il tipo di materiali contenuti che ha la sua influenza e così via. Quindi poi ci andiamo un attimo più a fondo, ma la struttura dell'acquario modifica completamente i valori dell'acqua. E andiamo un attimo nel tecnico, ma brevemente. Queste sono tutte tabelle prese da questo mio libro sui valori dell'acqua, però adesso analizzeremo alcune delle cose di base. Qual è l'azione degli accessori tecnici sull'acqua?
E qui vedete in alto una serie di parametri: pH, durezza, conduttività, composti azotati, ossigeno e anidride carbonica, tensione e potenziale redox. Il filtro biologico, fondamentalmente, cosa possiamo aspettarci che faccia? Un filtro biologico, diciamo, di tipo aerobico, abbassa il pH, non ha un'azione diretta sulla durezza, ma ci sarebbe da discutere, ha un'azione sulla conduttività, la incrementa perché produce composti anche parzialmente polari, aumenta la quantità di alcuni composti azotati, nel senso che li trasforma, però lentamente li fa salire, può abbassare l'ossigeno disciolto se è aerobico e quindi aumentare l'anidride carbonica perché respira. Tutto questo, in base all'azione sulla conduttività, aumenta la tensione superficiale, generalmente abbassa di parecchio il redox, e questo poi ha una serie di influenze che vedremo. Un filtro meccanico ovviamente è diverso, come vedete. Che ne so, un distributore, andiamo avanti rapidamente altrimenti, un distributore di CO2 che fa a base pH ovviamente non ha un'azione diretta sulla durezza, però fa delle cose a seconda della durezza, tende ad abbassare la conduttività, non c'ha un'azione diretta sui composti azotati, a parte il fatto che cambiando il pH però può modificare il rapporto ammoniaco-ammonio, e così via. Quindi vediamo che, soprattutto se abbiamo un problema, andando semplicemente a vedere ogni singolo accessorio che cosa fa su certi parametri, potremmo trovare già delle soluzioni. Cioè io ho, per dire, i composti azotati che si abbassano all'improvviso e mi posso chiedere, è stato un effetto del filtro biologico? No, perché quello lentamente mi fa aumentare i nitrati, quindi l'azoto totale aumenta, su un biologico non distribuisce, a meno che non sia anaerobico. Però ad esempio il neon, cioè la luce, tende invece ad abbassarli. Perché? Perché facilita l'assorbimento attraverso le alghe. E quindi, diciamo, andando a scandagliare nelle colonne, alcune volte siamo capaci di capire quale possa essere stato, o almeno quale possa essere l'elemento che presumibilmente può aver influenzato un parametro. Questi qua erano, era la tecnica. Andiamo a vedere la biologia. Dal punto di vista della biologia c'è questa serie di relazioni tra gli organismi che dovremmo sempre tenere presente, perché per quanto la conosciamo bene, è questa la base della chimica dell'acquario. Parto anche con un altro concetto che è importante, che lo voglio introdurre. Qui vi ho elencato a destra una serie di parametri che noi andiamo a misurare: pH, GH, KH, gas disciolti e composti azotati. Noi spesso in acquariofilia diciamo correggere i valori dell'acqua, come se io dovessi andare a correggere direttamente il pH per ottenere un acquario giusto. Voglio spezzare una lancia qui sul concetto che è esattamente il contrario. Avendo l'acquario giusto, io correggo il pH. Il pH, così come il GH o i composti azotati, è solo un indicatore. Cioè il pH o i composti azotati o la CO2 mi indica che c'è una certa situazione, è un descrittore della situazione. Non vado direttamente a correggere il pH se non ho modificato quella situazione, perché questo significherebbe semplicemente mascherare un elemento. Infatti ci sono molti che dicono: vabbè, io sto usando la resina, dico per dire, antinitrati, così i nitrati mi vanno a zero. Ma in realtà i nitrati, per me, sono un indicatore di inquinamento, e i nitrati sono correlati ai fosfati, ai silicati, a 10.000 altri elementi che magari non vado a misurare. Il fatto che io adesso vado con la resina specifica ed elimino i nitrati non mi risolve il problema, anzi lo peggiora, perché non lo vedo più. Quindi quello che devo fare è avere l'acquario giusto e poi andare a misurare i valori affinché quelli mi dicano che sta bene e non il contrario. Allora, tornando a noi, alle misurazioni che ci permettono di capire se l'acquario è equilibrato. Consideriamo questo, che ovviamente è banale, ma prendiamolo in considerazione per tenerlo presente.
Nell'acquario quello che facciamo normalmente è aggiungere del cibo, questo è l'input principale. Il cibo viene mangiato dagli animali che producono feci, urina, diciamo urina, composti azotati, perché sappiamo che i pesci sono ammoniotelici a differenza nostra, che siamo uricotelici. Quindi ammonio, ammoniaca. E poi che fanno? Producono CO2 e prendono ossigeno. Questa cosa in natura è fondamentale, è alla base della vita, però spesso, benché lo sappiamo, non la teniamo presente quando andiamo ad analizzare un qualsiasi problema di equilibrio in acquario. Allora, partiamo da NH4 e detrito organico che viene prodotto dai pesci. Il detrito organico, attraverso i batteri, attraverso il filtro, diventa sostanza giusta per piante, alghe, vegetali, autotrofi. E questi assorbono anche dei sali minerali. Quindi gli autotrofi prendono queste sostanze. In più prendono anidride carbonica e producono ossigeno. Tutto questo ci dà l'equilibrio dell'acquario. E questo, cioè è inutile star lì a correggere il pH, a cambiare la durezza, se non è in equilibrio questa parte. Possiamo equilibrarla con le giuste quantità degli organismi opportuni e possiamo equilibrarla anche utilizzando gli accessori tecnici del caso, e ritorno a questo, cioè questo insieme a questo ci crea l'equilibrio. L'arte dell'acquariofilo è riuscire a metterli insieme nel modo opportuno. Troppo spesso noi diciamo io ho il pH ballerino, non riesco a correggerlo, ma non ci poniamo questo problema, cioè non andiamo ad analizzare quale sia il rapporto tra questi diversi organismi per capire in che modo ci stanno producendo il problema. E adesso poi andiamo più nello specifico. Quindi consideriamo questo concetto fondamentale di equilibrio biologico, nel senso che ogni organismo svolge delle azioni metaboliche a seconda del suo turnover, a seconda della quantità di organismi presenti, a seconda dell'efficienza con cui fa certe cose. Però tutto questo influenza le caratteristiche dell'acqua. Gli accessori tecnici poi ci permettono di controllare singoli meccanismi di processo e quindi accoppiati agli organismi in una sorta di macroorganismo che è tecnologia più biologia, ci permette di arrivare all'equilibrio che vi dicevo prima, cioè di un acquario che poi da solo, senza cambi d'acqua, dimenticavo di dirvi che gli acquari di cui vi parlavo poc'anzi, marini, non hanno visto un cambio d'acqua negli ultimi 8-10 anni, per cui se dico che i composti azotati sono ancora a zero, significa che non c'è stato un incremento netto visto il funzionamento del sistema e degli organismi. Ok. A questo punto ritorniamo ai parametri chimici che ci permettono di misurare le caratteristiche dell'acqua. Misurare, quindi valutare come funziona l'ecosistema, non correggere i parametri, correggere l'ecosistema. Scusatemi se insisto su questo, però è un concetto che a mio avviso dovremmo tenere più presente. Faccio un esempio. Il pH indica l'acidità dell'acqua. La durezza ci dice qual è la quantità di alcuni sali in soluzione e così via. Ognuno di questo magari ci sta dicendo però delle cose. Se ci sono troppi composti azotati, io so che forse il filtro funziona male, oppure che forse ci sono pochi vegetali, oppure che la luce magari non funziona bene. Però valuto il funzionamento del mio sistema considerando questi indici. Okay. Qui vorrei anche partire, tornando un attimo alla nostra struttura dell'acqua. Se consideriamo, vabbè, diciamo che sono nozioni di chimica da scuola elementare, però un atomo ovviamente è formato al centro da protoni e neutroni, intorno ci girano gli elettroni. Gli atomi fanno delle cose particolari perché sono felici quando hanno completato i loro, virgolette, ottetti, nel senso che hanno delle orbite e negli orbitali loro mettono un certo numero di elettroni.
facciamo finta che gravitino intorno, in realtà vibrano, ma non ha importanza. Facciamo una chimica da scuola media, appunto, e consideriamo che un atomo di idrogeno, avendo un solo protone, quindi nel primo orbitale, ha bisogno del secondo per completarlo. Quando completa il secondo, l'idrogeno è felice, non ha più voglia di andare a scambiare elettroni con altri. L'ossigeno, invece, che ha 16 elettroni, ne mette 2 nel primo, poi ne mette 8, gliene restano 6, quindi gliene mancano 2 per completare il suo ottetto. E a questo punto ha bisogno di un partner che gli ceda, almeno parzialmente, 2 elettroni. E quindi che fa? Si lega a 2 atomi di idrogeno. In realtà questi elettroni li condivide. Quindi la molecola di acqua, eccola qua, è felice perché l'idrogeno a questo punto c'ha il suo paio di elettroni intorno, scambiandone uno un po' con l'ossigeno, e l'ossigeno nell'ultima orbita ha i 2 elettroni che sono messi in prestito da questi 2 atomi di idrogeno. E questa è una molecola felice. Però l'ossigeno è molto più grosso dell'idrogeno. L'ossigeno è una molecola che tende ad acquistare gli elettroni. E allora che fa? Ogni tanto statisticamente, produce questi idrossilioni, cioè frega un elettrone che è negativo ad un atomo di idrogeno, il quale poi resta spaiato dall'altra parte. Quindi l'idrogeno si trova con una carica positiva, perché diventa un protone, prevale la carica del nucleo, e l'ossigeno invece ne ha guadagnato una carica negativa e diventa 1H-. Questo è fondamentale, perché da questo dipende la reattività dell'acqua e da questo ovviamente dipende il pH, ma da questo deriva anche la possibilità dell'acqua di legare delle molecole solubili in forma ionica. Perché? Perché se prendiamo un qualsiasi sale, lo mettiamo in acqua e questo si scinde in 2 parti e quindi diventa una parte che si lega di più all'idrossilione e una parte che si lega di più al protone. E quindi nell'acqua c'è questa polarità che poi determina caratteristiche come la conducibilità dell'acqua e dal numero di ioni idrogeno che si sono accumulati dipende ovviamente il pH. Ma da questo derivano ovviamente caratteristiche fondamentali dell'acqua, come ad esempio, e lo vedremo meglio fra poco, la possibilità di trasformare delle anidridi in acidi, perché l'anidride carbonica ad esempio, che raggiunge l'acqua, diventa, almeno in buona parte, acido carbonico perché assume questo idrogeno che ha trovato vagante nel mezzo. Ovviamente questa è una chimica un po' da Paperino Topolino, però ci serve per capire che in questi rapporti molto peculiari dell'acqua sta la vita, cioè la vita dipende da questa elettronegatività dell'ossigeno, da questa capacità dell'acqua di scindersi ma di rimanere unita e dalla possibilità dell'acqua di sciogliere molecole idrosolubili o gas. Ok. E allora andiamo un po' nel vivo e andiamo ad analizzare uno ad uno adesso i parametri principali prima di farne un po' una sintesi. pH. Allora, noi consideriamo il pH il grado di acidità di un'acqua. In realtà, come sappiamo, è un logaritmo, il pH, che indica la concentrazione degli idrogeni. Quel numeretto è proprio l'apice del logaritmo. La soluzione quindi noi la chiamiamo acida quando è inferiore a 7, basica quando è più di 7, e dove 7 è l'indice del logaritmo. Il che significa che 7,1 non è un pochino più basica, ma è 100 volte più acida perché appunto è una misura logaritmica. Che cosa determina il pH? Allora, qui abbiamo personaggi e interpreti, cioè le piante, le alghe, microalghe, diatomee, hanno batteri che fotosintetizzano, tutti quelli che con la luce fanno fotosintesi, porta il pH in su. Perché? Perché elimina acido carbonico, anidride carbonica sotto forma di acido carbonico,
e quindi rende l'acqua più basica. Ovviamente il contrario lo fanno i pesci, perché i pesci respirano, quindi i pesci producono anidride carbonica che diventa acido carbonico e questo acido carbonico porta il pH in giù, esattamente come fa un filtro biologico aerobico. Poi però ci sono i buffer, e questo è fondamentale, dove per buffer in acquariofilia noi possiamo addirittura sostituire KH, nel senso che l'anidride carbonica, acido debole, dal punto di vista chimico, si lega semplicemente al suo sale, carbonato di calcio ad esempio, e acido carbonico, carbonato, e questo equilibrio ci dà un determinato pH, cioè per poter far scendere ancora il pH è necessario aggiungere ancora acido carbonico quando avremo saturato tutte le molecole di buffer presenti in un'acqua. Quindi possiamo dire che il buffer ci dà una baseline del nostro pH e che poi l'anidride carbonica, che però viene giocata tra questi due o tra questi tre se vogliamo, è quella che modula questi effetti. Esistono composti che comunque possono influenzare. Innanzitutto, dimenticavo, c'è la parte tecnica, cioè l'acido carbonico CO2 prodotta da un distributore. Quindi noi, dotati di un distributore di CO2, siamo perfettamente in grado di modulare il pH dell'acquario in assenza di altre necessità. Però, ad esempio, consideriamo gli alimenti che possono contenere fosfati. I fosfati formano un buffer diverso dal buffer carbonico, e in questo caso è un buffer fosfato, ed è un buffer molto acido. Quindi se cominciano ad aumentare i fosfati, non dobbiamo meravigliarci che il pH scenda, e in questo caso non è più il ciclo del carbonio CO2 KH, ma è un ciclo completamente diverso che è quello dei fosfati. Quindi in questo caso abbiamo due tipi di buffer che stanno combattendo della stessa arena e la cosa diventa difficile. Ecco per quale motivo, se non fosse anche per motivi proprio di inquinamento, dovremmo evitare un aumento dei fosfati e di altri composti che possono avere un'influenza sul pH. Tra questi io ci metto il carbone attivo, non perché il carbone attivo da solo abbia un'influenza, a parte eliminare composti che in genere comunque non sono importanti per il pH, ma perché purtroppo nel processo di lavorazione del carbone attivo viene fatta un'azione di calcinazione per cui vengono aumentati i buffer e quindi a volte noi aggiungiamo carbone attivo e notiamo che il pH sale. Sale il pH, sale il KH, sale il GH e talvolta non ce lo spieghiamo. La spiegazione è molto semplice ed è che il carbone attivo da solo non fa male, ma il carbone attivo con eventuali additivi di lavorazione può fare effetti notevoli sul pH. Per questo scopo io alcuni anni fa pubblicai un articolo, che non so si può andare a ritrovare, in cui avevo messo a punto una tecnica per testare il carbone attivo buono o non buono, nel senso che utilizzavo banalmente un indicatore di pH, di quelli liquidi. Una volta messe le goccine in acqua distillata, quello prende un colore, ci dice che il pH 7, dopodiché uno ci aggiunge tipo un cucchiaino di carbone attivo, agita e se vede che il pH sta cambiando vuol dire che quel carbone attivo non è granché per l'acquario. Alcuni carboni attivi lo modificano molto rapidamente, quindi questa cosa teniamola presente come precauzione, ma di per sé comunque il carbone attivo è ottimo e non fa male insomma, al pH. Però è fondamentale tenere presente questa cosa: se noi lavoriamo sull'equilibrio autotrofi-eterotrofi e poi moduliamo il tutto utilizzando il giusto KH da dosare con la giusta quantità di CO2, problemi di pH non ne abbiamo. Viceversa sarebbe sciocco utilizzare correttori di pH, cioè alla domanda come si corregge il pH dobbiamo rispondere certamente non con l'aggiunta di acidi e basi. Ovviamente se noi entriamo in un negozio di acquari troveremo una serie di prodotti pH-, pH+, sciocchezze del genere. Correggere il pH con acidi e basi
serve solo momentaneamente a mascherare un problema. Cioè noi abbiamo la situazione che è data da questo. La nostra situazione è letta in questi elementi ed è su questi che possiamo lavorare. E noi che facciamo? Aggiungiamo una droga che mascheri quello che sta succedendo. Ovviamente non va bene. Bisogna operare esclusivamente sui rapporti tra CO2 e KH, cioè i tamponi, i carbonati, sapendo ovviamente chi influenza il pH. Allora, il CO2 lo influenza sicuramente, perché la CO2 serve a produrre acido carbonico, quindi lo abbassa. Controllare KH e GH, e tra poco vediamo ancora meglio nel dettaglio. Eventualmente acidi umici, che però, tenetelo presente, sono ancora un altro sistema. Cioè, mettere troppi sistemi a volte ci complica la situazione. Nel senso che se noi lavoriamo semplicemente con un'acqua demineralizzata, che abbia la giusta quantità di carbonati e aggiungiamo la giusta quantità di CO2, il sistema è semplice e funziona da sé. Se ci aggiungiamo i fosfati lo complichiamo, perché poi bisognerà aggiungere più carbonati, meno CO2 per riportare il pH a certi valori che magari non sono manco quelli giusti per le piante, e lo vedremo meglio, perché se noi il pH lo abbassiamo con la presenza dei fosfati, faremo in modo di avere un acquario col pH giusto, ma con poca CO2 per far crescere le piante, quindi non è che ci convenga tanto. Se poi ci mettiamo gli acidi umici sono molto utili per alcuni gruppi di pesci, però è un sistema ancora indipendente sia da quello dei fosfati sia da quello dell'anidride carbonica e del carbonato di calcio. Quindi abbiamo 3 sistemi che si muovono, insomma tenere in movimento queste 3 trottole facendo in modo che tutto sia in equilibrio diventa più complicato. Ovviamente l'equilibrio piante e animali, e ve l'ho detto poco fa, ma ve lo confermo proprio con i fatti, cambiando semplicemente la presenza di alghe in un acquario marino voi potete modulare il pH, non avete da fare altro. Ovviamente l'aerazione, perché l'aerazione vi cambia l'equilibrio gassoso, il rapporto tra CO2 e ossigeno o altri gas. E ovviamente le pompe di movimento che fanno la stessa cosa delle pompe di aerazione, cioè aumentano virtualmente la superficie acquaria. E quindi il pH si corregge cambiando l'acquario, non aggiungendo schifezze nella provetta. Ci ritorniamo però perché adesso parliamo di durezza che fa pandan con il pH. Allora, abbiamo diversi tipi di durezza: permanente, temporanea, totale. Diciamo che la durezza dell'acqua totale è il suo contenuto in sali. Diciamo sali di calcio e magnesio, ma ce ne possono essere tanti altri di alcalino-terrosi, che influenzano le caratteristiche dell'acqua. Molte di queste fungono da tamponi. Influenzano pure la conduttività, perché si tratta di composti polari, che quindi cambiano la conduttività, e in base alla relazione della conduttività con la tensione superficiale, pure quest'ultima. Partiamo dalla durezza di base. Il carbonato di calcio è una molecola chiave perché, come vi ho detto, è quella che interagisce con l'anidride carbonica formando questo tampone carbonato acido debole e il suo sale, acido carbonico, carbonato di calcio, magnesio, quello che sia. Quindi fondamentale questo del KH. Il KH ha una caratteristica, la chiamiamo durezza temporanea, perché non è permanente, cioè il KH se ne va via quando bolliamo l'acqua. Bollendo l'acqua noi creiamo una reazione tale per cui otteniamo il calcare sul fondo della pentola e quello che rimane è solo GH. Però che cosa succede? Se facciamo prevalere solo i sali del GH, nel senso che abbiamo annullato il KH con la bollitura, all'interno della durezza permanente troviamo tanti sali alcalino-terrosi che hanno di per sé una componente basica. Quindi, togliendo tutta la durezza temporanea, spesso otteniamo l'effetto di far saltare il pH in alto, perché prevalgono quegli altri sali. Non riusciamo più a mantenere questo equilibrio anidride carbonica-carbonati, perché i carbonati non ci sono più,
e quindi prevale soltanto la basicità di questi altri sali. E allora, per considerare tutto questo, noi abbiamo, diciamo, un altro parametro che chiamiamo più genericamente alcalinità e che però correliamo più spesso al KH. In effetti potremmo dire, in soldoni, anche se non è preciso dal punto di vista chimico, che l'alcalinità è una misura diversa della durezza temporanea, perché noi la misuriamo con la titolazione, cioè misuriamo quanti millilitri di acido cloridrico, 0,1 normale, sono necessari per portare in un tubo 100 millilitri d'acqua a pH 4,3. Qualsiasi fosse il pH di partenza, noi misuriamo quanti millilitri di acido cloridrico sono necessari a questa molarità per portarlo a 4,3 e diciamo questa è l'alcalinità. Questa alcalinità in realtà è legata al KH, perché ogni volta che aggiungiamo acido cloridrico noi stiamo annullando una parte dei tamponi, però è legata fondamentalmente anche al GH, perché il GH ci determina il pH di partenza alla fine. Cioè, una volta annullati i tamponi, i metalli alcalino-terrosi che appunto alcalino-terrosi che ci portavano il pH su vengono pian pianino abbattuti. In generale, quindi, abbiamo questo tipo di conversione per la durezza. Forse ho dimenticato, però non so se ce l'avevo scritto qua. No, non ce l'avevo scritto qua, ce l'ho scritto dopo. Va bene, allora ne parliamo dopo. Di conversioni, nel senso che anche quando parliamo semplicemente di KH, per dire, la possiamo misurare in diversi tipi di gradi. I più famosi sono i gradi tedeschi, quelli inglesi, quelli francesi. Diciamo che in acquariofilia usiamo quelli tedeschi, quindi ci interessa poco il resto, però volendo, se proprio dovessi usare una tabella che non è usata per, cioè un misuratore che misura per l'acqua di rubinetto invece che per l'acquario, utilizzando una tabellina di questo tipo potete fare le conversioni. Fondamentalmente vedete che un grado tedesco, questa è una tabella tipicamente triangolare, vedete che ci sono gli 1 nella diagonale, il che significa che ognuno qui viene confrontato con se stesso, che dovete leggere questa parte di sotto, questa di sopra, che è la stessa cosa, e quindi potete dire che un grado tedesco corrisponde a questa quantità di alcalino-terrosi, corrisponde a questa quantità in milli equivalenti di alcalino-terrosi, e oppure a 1 milligrammo litro di carbonato di calcio, oppure potete convertirla in gradi inglesi o francesi con questi parametri di riferimento. Diciamo, le tabelle base a volte ci servono solo per le conversioni, però è utile per capire che in un grado tedesco di durezza possiamo metterci sia gli alcoli terrosi sia il carbonato di calcio, ecco, che era quello che abbiamo detto prima. Ovviamente, come vi dicevo, per misurare l'alcalinità dovremmo usare un sistema di titolazione da laboratorio, oppure possiamo titolare con dei kit che esistono già fatti. Però diciamo che in soldoni possiamo considerare questa proporzionalità, che era quello che pensavo di aver scritto prima, cioè dividendo per 2,8 la durezza temporanea in gradi tedeschi otteniamo approssimativamente l'alcalinità. Io so che adesso i puristi diranno no, ma non è vero, perché poi non è esattamente, è vero, non è esattamente così, però dal punto di vista pratico poi è così, nel senso che si tratta di pragmatismi che ci evitano di fare un sacco di fatica, così come quando diciamo che ci vuole 1 litro d'acqua per ogni centimetro di pesce, non è che esista una regola nature che ci dice che funziona così, però funziona abbastanza bene. E così funziona bene dividendo per 2,8 la durezza temporanea ottenere l'alcalinità. Vabbè, qui faccio degli esempi, però non ha importanza. Però è importante questo, che conoscendo l'alcalinità in qualche modo, se volessimo fare la sciocchezza di cambiare il pH dell'acqua utilizzando dell'acido cloridrico, quindi utilizzando un acidificante, potremmo fare dei calcoli molto precisi, nel senso che avendo l'alcalinità, cioè sapendo
quanto acido cloridrico è necessario aggiungere, 0,1 normale, per raggiungere questo pH di 4,3, possiamo anche calcolare quanto acido cloridrico ci serve ad una certa durezza temporanea per portare il pH da un valore all'altro. Però vi dico pure che questa cosa è inutile, perché aggiungere acido cloridrico o qualsiasi altro acido per modificare il pH maschera il problema, non lo risolve. Okay? È tutto chiaro finora? Siete ancora tutti là? Possiamo andare avanti? Se avete domande o considerazioni? Vado avanti. Allora, passiamo alla correzione della durezza. Se la durezza permanente o quella temporanea è troppo elevata, bisogna correggerla. Perché? Perché altrimenti, soprattutto nel caso della temporanea, per portare il pH ai livelli che noi vorremmo, servirebbe una quantità spropositata di anidride carbonica. Attenzione però, perché questa è un'arma a doppia faccia. Noi abbiamo bisogno, se abbiamo delle piante, di aggiungere anidride carbonica. Quante volte diciamo, ma queste piante non crescono? Cioè, c'è la luce, ci sono i fertilizzanti, ci ho messo pure i chelatori, ma le piante non vanno. E a volte però misurando poi l'anidride carbonica basta, ma il pH è giusto. E certo, se io utilizzo un'acqua con KH 1 o 0, non avrò bisogno di anidride carbonica per portare il pH a 6,8. Il problema però è che in quelle condizioni io anidride carbonica non devo aggiungerne. Appena l'aggiungo arriva il pH a 4. Quindi, se io voglio veramente avere in soluzione una sufficiente quantità di CO2 per farmi crescere le piante, dovrò fare in modo che il mio KH sia abbastanza alto da ospitare il CO2 e in questo modo raggiungere però il pH che volevo. Questo peraltro me lo stabilizza, perché un pH che è basato esclusivamente sulla quantità di acido carbonico presente, perché non ho tamponi, mi varia tra il giorno e la notte, mi varia con il respiro di un pesce, mi varia con una pianta che cresce un po' di più un giorno e quindi sale e scende in modo ballerino. Se ho i tamponi, proprio perché si chiamano tamponi, il pH invece tenderà a rimanere più stabile. Ovviamente più tamponi ho, più stabile sarà il pH, però dovrò aggiungere un sacco di CO2. Cioè se ho un KH da 20, ci metto mezzo chilo di CO2 e porto il pH a 7. E a quel punto sarà anche difficile modificarlo, perché insomma ce ne vorrà prima che pesci e piante me lo possano influenzare. Però non sono queste le condizioni ideali, e poi consumano le bombole di CO2 all'infinito. Invece, come dire, un KH che sia ragionevole mi permette di ottenere anche un pH facilmente modulabile. A questo punto dico, come la possiamo correggere? Ovviamente, diciamo, la base può essere l'osmosi inversa, cioè noi abbiamo il nostro apparecchio d'osmosi inversa, produciamo acqua parzialmente o totalmente demineralizzata, la portiamo al KH che volevamo e a quel punto possiamo correggere il pH come ci pare. Esistono ovviamente le resine a scambio ionico, ricorderemo che esistono quelle anioniche, quelle cationiche e quelle a letto misto. Ognuna delle due toglie una cosa. Ovviamente le cationiche tolgono gli anioni, le anioniche tolgono i cationi, e quindi prendiamo parti diverse. Uno ci leva il cloro, uno ci leva l'idrogeno e via dicendo. Per poter togliere tutto ci vogliono quelle a letto misto. Perché se noi togliamo solo l'idrogeno, l'idrogeno ritorna. Se togliamo sul cloro, il cloro ritorna, quindi è necessario averle entrambe. Per averle entrambe, appunto, usiamo queste a letto misto, che sono molto comode anche in alcuni casi per cambiare quello che già abbiamo in vasca. Cioè, se non vogliamo fare un cambio con una parte di acqua da osmosi, che magari in certi casi potrebbe addirittura diventare più stressante per gli organismi contenuti, possiamo aggiungere piccole quantità di resine come queste a letto misto e progressivamente, pian pianino, noi portiamo l'acqua al pH desiderato finché le resine si esauriscono e vanno buttate via. Il vantaggio delle resine anioniche e cationiche è che le rigeneriamo in genere. Una con acido cloridrico, una con sale, le rigeneriamo. Quelle a letto misto non le rigeneriamo semplicemente perché
Ognuna delle due va rigenerata in un modo diverso. Industrialmente si può fare, cioè loro le centrifugano, le separano, rigenerano l'una e l'altra e poi le rimettono insieme. Noi in casa non lo possiamo fare. Quindi quelle a letto misto vanno buttate via, che anche dal punto di vista ambientale non è il massimo, però sono molto comode. Quelle invece a scambio anioniche o cationiche si rigenerano continuamente e durano una vita veramente se vogliamo, se le usiamo bene. Passiamo a un altro parametro, poi mettiamo insieme il tutto. Temperatura. Ma sembra banale, però la temperatura è un parametro fondamentale per l'acquario perché è correlato a tutti gli altri. È ovviamente un parametro fisico, nel senso che la temperatura non cambia la chimica dell'acqua, ma ne influenza la chimica e anche la biologia. Perché la temperatura in generale più alta è, più velocizza le reazioni. Velocizza sia le reazioni inorganiche sia quelle organiche. Anzi, quelle inorganiche, quelle organiche, scusate, le velocizza in maniera molto particolare perché funziona sugli enzimi. Tutti gli esseri viventi hanno dentro gli enzimi e ogni enzima ha un suo preciso limite di funzionalità. Ha una forma a campana, una gaussiana. Quindi noi sappiamo che sotto i 20 gradi un certo enzima non funziona più, poi a 25 gradi c'è il massimo del funzionamento, poi a 30 non funziona di nuovo. E questo significa che la temperatura nelle reazioni biologiche, fisiologiche, ha un ruolo fondamentale. D'altra parte, insomma, se noi ci mettiamo a 0 gradi, prima o poi moriamo. Se ci portano a 60, moriamo uguali. E questo dimostra che i nostri enzimi hanno dei limiti. Però anche le reazioni chimiche che avvengono nell'acqua sono influenzate dalla temperatura e molti parametri fisici e chimici dell'acqua sono legati alla temperatura. Quindi dal punto di vista chimico la temperatura influenza negativamente il pH e la densità dell'acqua, la tensione superficiale e il potenziale redox. Invece poi influenza in modo diverso la dissoluzione dei gas, nel senso che più alta la temperatura, meno gas, cioè i livelli di saturazione dei gas si abbassano a temperatura più alta, e ovviamente dal punto di vista biologico invece l'effetto, come dicevo, è complesso perché qui andiamo a influenzare proprio la funzionalità degli enzimi. Facciamo un esempio, l'effetto della temperatura sui gas. In questa tabella, sempre estratta dal solito libro, noi vediamo che in alto qui abbiamo la concentrazione di ossigeno e qui abbiamo situazioni diverse, dall'acqua dolce agli acquari marini. Ovviamente in base alla densità, più sale c'è, meno ossigeno si discioglie. Però parliamo di acqua dolce, quindi a concentrazioni saline prossime allo zero, e vediamo come, ad esempio, a 30 gradi la concentrazione di ossigeno sia solo di 7,5. Quindi concentrazione, attenzione, di saturazione, che non bisogna confondere. Se tenete un acquario pieno di pesci e senza scambio acqua-aria, a 30 gradi la concentrazione di ossigeno sarà 0, ma in un acquario con una forte aerazione, pompe di movimento, acquariofilo che sbatte su l'acqua, la concentrazione massima, se non arrivate a livelli di sovrassaturazione che sono quasi impossibili e deleteri, è di 7,5 mg per litro. Mentre se scendete a 19 gradi la concentrazione di saturazione sale a 9. E questo vi spiega anche per quale motivo, soprattutto negli ultimi anni con il global warming, i nostri acquari d'estate soffrono. Perché soprattutto se non ci sono abbastanza piante, e poi soprattutto di notte, quando le piante comunque respirano ma non producono fotosintesi, in una situazione in cui già la concentrazione di saturazione si abbassa notevolmente, potreste avere problemi di respirazione per gli animali. Le piante di pari non ci sono tanto contente perché anche la concentrazione degli altri gas come la CO2 scende a temperature più alte. Quindi salendo la temperatura soffrono tutti.
la temperatura deve essere giusta. Ecco perché per ogni specie lui diciamo questi sono i limiti corretti di temperatura. Per le specie marine in genere i limiti corretti sono molto stretti, perché soprattutto per specie che non vivono a contatto della superficie, quindi un organismo marino che stia sotto i 10 metri ha la sua temperatura stabile, che ne so, di 18 gradi, di 17 gradi, e lui cambia di 1 grado, ma peraltro questi organismi sono abituati a spostarsi, quindi se fa un po' troppo caldo perché da 18 sale a 19, lui scende di qualche metro e ritorna a 18, dove si trova bene. Per l'acqua dolce ovviamente gli organismi sono molto più euritermi, però anche lì dipende dalle specie, e quindi un betta, lasciamo stare, sarà abbastanza euritermo rispetto a tante altre specie. Un discus, non lo so, altre specie lo è meno, però di fatto hanno i loro limiti di temperatura. Portate il betta a 15 gradi e soffre uguale come soffrirebbe un discus, che ne so, a 24 o a 22. Passiamo ai composti dell'azoto. Quindi stiamo parlando adesso di, virgolette, nutrienti inquinanti. I composti azotati sono una cosa positiva per l'acquario, ma anche un problema. Però ci costringono ad utilizzare degli accessori tecnici per evitare intossicazioni. Quando noi scindiamo la materia organica, perché la mangia un animale ad esempio, o perché viene degradata da batteri, a seconda del tipo di materiale organico ovviamente abbiamo una diversa produzione di composti. Se parliamo di zuccheri e grassi, carboidrati e lipidi, siccome sono fatti CHO, quando vengono degradati questi elementi diventano automaticamente acqua e anidride carbonica. Se voi bruciate lo zucchero sotto una campana, noterete che nella campana si forma CO2, si spegne la candela, e però notate anche delle goccioline d'acqua sotto la campana, che proprio sono il prodotto di degradazione dello zucchero e del grasso di pari. Se invece voi bruciate una proteina, producete sì acqua e CO2, perché anche lì ci sono gli elementi CHO, però c'è N tra le altre cose, perché in realtà ci può essere fosforo, zolfo e tanta altra roba, qualche metallo. Diciamo che nel grosso della struttura delle proteine c'è l'azoto. Perché? Perché le proteine sono catene di amminoacidi, e gli amminoacidi hanno dalla parte CO o H, l'acido, e dalla parte NH, cioè il gruppo amminico. L'NH, una volta che si rompe la molecola, viene espulso dal corpo degli organismi, perché altrimenti diventerebbe un inquinante interno, e nel caso degli organismi acquatici diventa ammoniaco o ammonio, che è la stessa cosa con un cambio di idrogeno. Ovviamente in questo caso questi composti che si accumulano producono una serie di effetti. Se si accumulano in quantità eccessive e soprattutto nelle forme peggiori, notiamo nei pesci e negli invertebrati soprattutto nervosismo. A volte purtroppo è capitato di osservare dei pesci che nuotano a scatti, che diventano sensibili a qualsiasi variazione vicino all'acquario, e allora conviene immediatamente misurare tutti i composti azotati, perché è probabile che ci sia un inquinamento di quel tipo. L'azoto ha un effetto anche neurotossico e quindi gli organismi diventano nervosi. Quelli che possono, certo la lumaca il nervosismo lo dimostrerà in un altro modo, però i pesci a volte hanno proprio questi nuoti a scatti che ci danno questa impressione e ci indicano la necessità di misurare. Ora, l'azoto, come tutti sappiamo, ma è bene ripetercelo, inizialmente diventa ammoniaco-ammonio, NH3 NH4+, e poi attraverso l'azione dei batteri nitrificanti, che noi per semplicità tendiamo a dire i primi nitrificanti che trasformano appunto in nitriti, nitrosomonas, e poi quelli che trasformano i nitriti in nitrati, nitrobacter, ma ce ne sono tanti altri,
che cosa fanno? Fondamentalmente un'ossidazione, cioè loro prendono dall'ammoniaca e dai nitriti potere riducente che gli serve per vivere e da questo potere riducente estraggono l'energia proprio vitale, ma nel farlo ossidano, cioè ossidano questi composti. Esiste ovviamente un equilibrio tra tutte queste molecole che è determinato in soluzione anche dal pH del liquido, ma anche dal redox, lo vedremo tra un attimo. Cioè maggiore è la quantità di idrogenioni, maggiore sarà la percentuale di ammoniaca che è trasformata in ammonio. Ora la parte interessante del discorso è che, come tutti sappiamo, l'ammonio è 100 volte, da 100 a 300 volte meno tossico dell'ammoniaca. Quindi per noi, mi ci metto anch'io bettofili, anche se in realtà non lo sono, cioè non siete voi i bettofili, però mi piacciono i betta, è fondamentale perché in un acquario d'acqua dolce con un pH prossimo alla neutralità o leggermente acido, noi abbiamo che quasi il 100% dell'ammonio è trasformato in ammonio, quindi la forma meno tossica. Per un acquariofilo marino invece le cose stanno diversamente, perché a pH attorno a 8, 8,4, 8,2, quello che sia, gran parte invece, non è una grandissima parte, ma considerando che è 300 volte più tossica, tutta questa ammoniaca presente ammazza tutto quello che si può. Quindi da un certo punto di vista, se in un acquario marino o con pH elevato, prendiamo un acquario con ciclidi del lago Malawi, magari è un po' più alcalino, dovesse esserci un processo di inquinamento che proprio non si riesce a risolvere, forse sarebbe meglio portare un po' il pH giù rapidamente, perché almeno li salviamo dalla intossicazione. Quindi facciamo male in altro modo, però. Ad alte concentrazioni, dicevamo, di questi composti, sia l'ammoniaca sia l'ammonio producono stress osmoregolatorio, inibizione della crescita e, dicevo, nervosismo, perché c'è anche un danno neurologico, insomma, e poi a lungo termine gli invertebrati, eccetera, ci muoiono. Vediamo la solita tabella. Allora, in questa tabella, tanto per rendere concreti i concetti che abbiamo esposto fin qua, possiamo notare che qui c'è un pH crescente e qui ci sono le percentuali di ammoniaca ammonio. Come vedete a pH 6, che tutto sommato non è fuori dal mondo per un acquario d'acqua dolce di un certo tipo, non ce n'è ammoniaca, è tutto ammonio. Quindi a meno che non raggiungiamo concentrazioni elevate, perché a quel punto fa male anche l'ammonio, è ovvio, noi stiamo tranquilli, non noteremo neanche problemi di nervosismo da parte dei pesci. Però man mano che il pH sale, vedete come l'ammoniaca comincia a salire. È arrivata a un pH, per dire, di 7,7, che ci può stare ancora in un acquario di guppi o comunque di tanti pesci. In fin dei conti anche tanti betta vengono mantenuti a pH anche alcalini. Abbiamo già che il 2, quasi il 3% è ammoniaca. E se moltiplicate per il 300 volte più dannoso, è come se voi se avessimo portato questa tossicità da 0 al 600, no? Quindi è di parecchio cresciuta. E dunque, tenendo presente questo, sappiamo che c'è un altro effetto del pH che è fondamentale. Come eliminiamo i composti azotati? Allora, ancora una volta io suggerirei non con le resine, perché a meno che non si tratti di problemi particolarmente complessi, di situazioni molto peculiari, andare a eliminare i nitrati con le resine antinitrati significa mascherarmi un problema, come dicevamo prima. Piuttosto io devo cercare di dosare l'acquario in modo che i nitrati vadano via. Negli acquari marini che vi dicevo i nitrati non ci sono e non ci sono le resine. I nitrati vengono portati via settimanalmente con 1 chilo di alghe e così il resto dell'azoto. Però è ovvio che vanno trasformate.
Allora, la prima cosa che facciamo è il filtraggio, no? E qui abbiamo tanti sistemi di filtraggio. Qui ovviamente pubblicità a progresso, vi faccio vedere il mio libro Un filtro per l'acquario, in cui questi sistemi sono descritti. Ma ci sarebbe tanto da discutere su questo. Ad esempio, le varie biobole, le varie plastiche che vengono vendute per farci i filtri biologici, hanno un senso o non hanno un senso? Se volete dopo appunto ne discutiamo un po' più a fondo, però, perché adesso escono un po' dal discorso, però questo è interessante perché anni fa avevo fatto uno studio per una consulenza per capire al microscopio elettronico che cosa succede su substrati diversi. E quello che viene fuori è che queste plastiche, che in realtà sono molto lisce, per quanto loro vi garantiscano che sono altamente porose, in realtà sono molto lisce. Ultimamente ne stanno uscendo altre biodegradabili che probabilmente possono dare qualche effetto un po' diverso. Non le ho mai testate, ce le ho qua, ma non le ho mai testate personalmente perché devo ancora farlo. Ma insomma, immagino che man mano che vengano degradate, queste plastiche possono creare dei pori in cui i batteri giusti possono annidarsi. In realtà invece queste plastiche non biodegradabili, come quelle della maggior parte delle bioball che potete tenere in acquario per 100 anni e rimangono uguali, hanno una superficie molto liscia. Che cosa succede? Queste selezionano batteri anaerobi, perché i batteri anaerobi molto spesso formano filamenti un po' mucillaginosi, per cui anche con un leggero passaggio lento di acqua, questi batteri aderiscono bene. E allora in condizioni di anaerobiosi e in condizioni di selezione dei batteri ci fate un magnifico filtro anaerobico e ci togliete i nitrati. Invece questi altri substrati, o soprattutto quelli tipo Siporex o cose del genere, che sono altamente porosi, permettono ai piccoli batteri nitrificanti di annidarsi. E allora se le usiamo entrambe, eventualmente in un filtro sequenziale, in cui mettiamo prima queste che trasformano l'ammoniaca in nitriti e poi in nitrati e mangiano ossigeno, e poi questi altri che invece in assenza di ossigeno scindono l'azoto dei nitrati per farlo tornare gassoso, otteniamo un filtro abbastanza efficiente. Ovviamente esistono vari prodotti che possono usare sia per attivare il filtro, sia in caso di emergenza di effettuare una riduzione di questi composti legandoli però, il che a me pare leggermente pericoloso, nel senso che quando io lego con questi prodotti della sera che funzionano abbastanza bene, però li lego, li faccio precipitare questi composti azotati, nulla mi esclude che con un cambiamento ad esempio di potenziale redox mi possano tornare in soluzione tutti insieme e là è un disastro. Un altro modo per eliminarli e per eliminare soprattutto quelli finali tipo i composti più ossidati, se non abbiamo un filtro nossico, se non abbiamo abbastanza piante, è costituito dalle sostituzioni periodiche parziali. Qui però ci sarebbe tanto da discutere, da litigare eventualmente, perché ci sono fazioni diverse. Se andate da qualsiasi negoziante o dagli acquariofili bravi, come voi, vi sentirete dire che bisogna fare un cambio d'acqua da almeno del 20% a settimana, e perché questo vi mantiene l'acquario in condizioni ideali. A me sta storia mi è sempre tornata poco, devo dire sinceramente. E infatti nei miei acquari non ho mai cambiato una goccia d'acqua. Però mi ha aperto la mente un articolo, non mi viene il nome dell'autore, che ho letto anni fa su Tropical Fish Hobbyist, che era per me illuminante. Cioè, io vi volevo portare il grafico suo, non ho fatto in tempo a inserirlo nella presentazione, però immaginiamolo. Allora, lui parla in termini di sporco, diciamo sporco in generale, quello che c'è nell'acqua, di inquinanti. Noi partiamo dall'acqua pura, mettiamo l'acqua distillata in acquario, è purissima. Poi ci mettiamo pesci e piante e queste cominciano a produrre composti
composti coloranti, composti azotati, fosfati, quello che vi pare, chiamiamoli inquinanti. Allora gli inquinanti passano da 0 a 10 nella prima settimana. Noi però poi cambiamo, diciamo che ne cambiamo tanti, il 50% dell'acqua, e quindi da 10 passano a 5. Ok, però nella seconda settimana passano da 5 a 15. E a questo punto noi cambiamo metà dell'acqua e la portiamo a 7,5. Da 7,5 questi ricominciano a crescere allo stesso ritmo, no? Quindi da 7,5 passano a 17,5 e noi ne cambiamo sempre metà. Così come vedete, noi abbiamo un andamento quasi esponenziale, dove man mano che passa il tempo, i composti azotati, i fosfati, i coloranti continuano comunque ad aumentare. Quindi per avere un cambio d'acqua che sia veramente efficace, noi dobbiamo parlare di cambi totali. In un cambio totale, cioè facendo un cambio che sia del 90%, noi riusciamo effettivamente a riportare i valori a valori simili a quelli iniziali. Ma se continuiamo con piccoli cambi del 10 o del 20%, irrimediabilmente noi arriveremo a una situazione di inquinamento, in cui prima o poi un cambio totale va fatto. E allora il mio suggerimento è: perché invece non cambiare la struttura dell'acquario, cioè l'equilibrio tra organismi vegetali, animali e attrezzature, quello di cui parlavamo prima, affinché l'acquario da solo si difenda da questa crescita e non ci sia bisogno di cambi periodici. Io l'unica cosa che noto negli acquari che gestisco è che i vari sistemi, le piante, le cose, alla fine producono comunque una quantità di sostanze coloranti. Questo sì, perché per quanto possiate mettere autotrofi, questi comunque in parte si degradano e quindi producono degradazione dei loro pigmenti che poi danno una pigmentazione brunastra all'acqua. Carbone attivo, zeolite, quello che vi pare, quindi periodicamente il giusto carbone attivo, una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, e ritornate in una situazione perfetta. Questo è il mio punto di vista, che è assolutamente, come dire, fuori dal coro, perché è un punto di vista totalmente personale, quindi non lo scrivo neanche nell'articolo, però è quello che faccio e ci credo, nel senso che il cambio parziale, a mio avviso, non risolve il problema. Tutto questo poi ne discutiamo se volete. Per continuare su questa cosa, vi voglio dire che appunto il filtro sequenziale è una delle cose buone, a mio avviso, che funzionano, tant'è che quando appunto anni fa facevo consulenza per un'azienda di acquari, io ho proposto appunto di fare filtri sequenziali, che funzionavano alla grande e permettevano di avere entrati zero. Dopodiché la ditta si è accorta che però il filtro sequenziale, per funzionare bene, doveva essere un po' manutenuto, gli acquariofili si scocciavano, ci ha messo degli shunt e non è diventato più un filtro sequenziale, non funziona più. Vabbè, però al di là di questo, io credo ancora nella bontà del filtro sequenziale. Per quanto riguarda i valori, i rapporti con gli altri valori, potenziale redox, temperatura, concentrazione di gas e tensione superficiale, influenzano tutti i processi di trasformazione. E potete immaginare come, no? Cioè il redox, ovviamente, trattandosi di ossidazioni e riduzioni, è fondamentale. La temperatura velocizza o meno i processi di trasformazione. I gas, a seconda che siano ossigeno, anidride carbonica o altro, influenzano i batteri. La tensione superficiale influenza tutto il loro chimismo e così via. Passiamo ai gas disciolti, perché si sta facendo tardi, cerchiamo di sintetizzare. Allora, nell'acqua ovviamente sono disciolti tutti i gas che ci sono nell'atmosfera. Quelli che ci interessano di più, ovviamente, sono quelli legati al chimismo dell'acqua, quindi l'anidride carbonica è fondamentale. E poi c'è l'ossigeno, che è fondamentale per la vita dei eterotrofi. Anche la quantità massima di anidride carbonica che può essere disciolta dipende dalla temperatura, però dipende anche dalle sostanze in soluzione. Allora, composti organici come zuccheri, proteine, colloidi e durezza temporanea influenzano l'anidride carbonica, nel senso che la trattengono. Quindi più KH, più CO2 disciolta. Fra poco vediamo la tabella
che è fondamentale. Ovviamente di notte cambiano questi rapporti, perché mentre di giorno le piante prendono CO2 e i pesci la danno, di notte tutti danno CO2, quindi tra giorno e notte dobbiamo fare in modo che la nostra attrezzatura tecnica possa controllare il passaggio. Diciamo pure che per un acquario con delle piante, ecco, un bel acquario olandese, la concentrazione di anidride carbonica dovrebbe essere pari o superiore a 20 mg litro, altrimenti in primis vedete che le piante non crescono. Come dice Trump, l'anidride carbonica è un fertilizzante. È una sciocchezza, però è così. Valori di pH superiori a 7,6 fanno sì che l'anidride carbonica è insufficiente per lo sviluppo delle piante. E dall'altra parte però a KH superiore a 10 bisogna mettere una quantità enorme di CO2 per arrivare a un pH che è di quelli che fanno comodo a noi, più o meno vicino al 7. E allora vediamo la tabellina, sempre estratta dal libretto. Questa tabella è carina e a mio avviso è fondamentale perché è bidirezionale, cioè la possiamo usare sia per capire quanta CO2 dobbiamo usare per arrivare a un certo pH, sia per capire se abbiamo un certo pH e un certo KH, quanta CO2 abbiamo effettivamente. Quindi, allora, vediamo ad esempio che se il nostro acquario lo stiamo tenendo, non so, qui c'è il pH, qui c'è il KH, lo teniamo a pH 7, no? E il nostro KH è 4, sappiamo che la CO2 che può mantenere queste condizioni è pari a 13 ppm. Abbiamo detto poc'anzi che la CO2 per poter far crescere le piante dovrebbe essere 20 o più. Noi sappiamo che non va bene. E allora, se noi vogliamo tenere il KH a 4 perché ci piace tanto, dobbiamo far sì che il pH sta a 6,8. 6,8 ci sta bene per i nostri pesci? Sì, ok, bene. Se ci va bene 6,6, le piante crescono tantissimo. 6,8 comunque è già sufficiente. Altrimenti non ci conviene. Dobbiamo spostarci. Portiamo il KH a 6 e allora scendiamo a pH 7 e sappiamo che abbiamo una CO2 di 20. Buona. Allora, questa tabella ci serve per programmare il nostro acquario. Ovvero, abbiamo la vasca, sappiamo che i pesci hanno bisogno di pH 7. Abbiamo le piante e noi sappiamo che sotto 20 non ci dobbiamo andare. E allora facciamo in modo da mettere un'acqua a 6, così che abbiamo la quantità di CO2 giusta. Se vogliamo essere prudenti, il KH lo possiamo anche portare a 8. E così allo stesso pH di 7 arriviamo a 25, che è anche più comodo. Però se lo vogliamo portare a 6,8, allora la CO2 dovrebbe essere di 40 ppm. 40 ppm sono ottimi per le piante, crescono benissimo. Però tenetelo presente, avrete bisogno di girare la manopola del regolatore di CO2 di parecchio. A questo proposito vi voglio anche consigliare. La maggior parte dei distributori di CO2 funziona con una membrana porosa che quindi produce delle microbolle di CO2 che si disperdono nell'acqua. Le microbolle appena immesse sono grandi così, quando poi quando arrivano in cima sono grandi così, però poi si rompono nell'aria e vanno via, la vita è persa. Esiste un distributore di CO2, vabbè, l'ho progettato io, però mi piace perché funziona bene, che è quello della Ferplast, che ha una campana in cui vengono immesse singole bolle di CO2 e vengono sciolte direttamente nell'acqua. La differenza è che io, dando 4 bolle al minuto, riuscivo a tenere una bombola per un anno e a mantenere il pH sui valori che volevo. Ora, da un certo punto di vista economico, chi se ne frega, la bombola dura meno, costa pochi euro, però dal punto di vista poi gestionale è comodo, perché non devo stare a preoccuparmi
una volta al mese, una volta ogni 15 giorni, di andare a comprare un'altra bombola, cambiarla, eccetera. Quindi io lo trovo un sistema diciamo, comodo, oltre che economico. E torniamo alle nostre relazioni, perché adesso abbiamo visto un po' di valori diversi. Possiamo dire che esistono delle relazioni multidimensionali che regolano la quantità di anidride carbonica disciolta e che coinvolgono la chimica dell'acqua, la fisica, l'ecologia di pesci e piante e gli accessori tecnici, che poi a loro volta influenzano tutti gli altri parametri. Quello che dobbiamo tenere presente è questo ciclo qua, ovvero luce, il vero filtro dell'acquario. Più luce mettiamo, più promuoviamo la fotosintesi. Quindi stiamo portando il pH in alto, stiamo alcalinizzando con la luce. Anidride carbonica, e più ne aggiungiamo e più stiamo portando giù. Quindi già capiamo che luce e distributore di anidride carbonica devono essere progettati insieme. Avere una luce enorme, che quindi farebbe crescere bene le piante, senza anidride carbonica, vi porta a degli squilibri infiniti. E avere un distributore di anidride carbonica con una luce inefficace fa sì che poi dobbiate cambiare l'acqua o aerarla per togliere l'eccesso. Filtro biologico che vi cambia l'equilibrio gassoso, KH, in base alla tabella questa. Il KH modula tutti questi effetti. E poi infine il movimento dell'acqua, con le pompe o con l'aerazione, che vi porta via CO2 normalmente. Perché? Perché negli scambi, a livello di superficie acquaria, la CO2 è sempre prevalente nella vasca rispetto a quella dell'aria, per le condizioni che vogliamo ottenere noi. Quindi più muoviamo l'acqua, più CO2 portiamo via. E quindi più, come dire, vanifichiamo quello che ci ha dato il distributore di anidride carbonica. Ovviamente va dosata, perché il movimento ci serve anche per l'ossigeno. Se teniamo l'acquario tutto chiuso, al di là del fatto che sì, le piante di giorno producano, abbiamo un problema se non abbiamo anche ossigeno. E poi questo ci comporta un equilibrio giorno-notte. Quindi movimento acquario-azione, teniamolo presente soprattutto per l'equilibrio giorno-notte. Luce anidride carbonica per questo equilibrio su-giù e questo per stabilizzarlo. I pesci ovviamente servono a portare il pH in giù. Passiamo rapidamente, possibilmente. Se parliamo troppo ce lo dite, perché se qualcuno dorme poi mi dite stop e ci fermiamo per la prossima puntata. Allora, parametri fisici, passiamo a quelli fisici, poi elettrochimici e poi ci fermiamo. Tra i fisici, salinità e densità. Ovviamente per l'acqua dolce la salinità ci interessa poco, per gli acquari marini ci interessa un po' di più. Però teniamo presente che ad esempio noi qualche volta aggiungiamo dei sali, che sono una bella cosa, perché creiamo degli ambienti particolari e in questo modo andiamo a influenzare quegli equilibri pH, KH, GH di cui parlavamo prima. Quindi non è banale l'idea di aggiungere i sali giusti per il lago giusto. Questa salinità però influenza altri parametri, perché aggiungiamo le sostanze tampone, perché ci serve per mantenere stabile il pH e così via. Quindi teniamo presente l'effetto della salinità giusta su tutti gli altri parametri, perché quando aggiungiamo i sali periciclidi noi stiamo anche modificando molto spesso l'equilibrio tra GH e KH. Scusate. I sali di questi laghi hanno delle concentrazioni, non so, magnesio, calcio, che a volte sono invertite rispetto a quelle delle nostre acque di rubinetto e quindi andando a utilizzare i sali messi nell'acqua distillata, effettivamente noi ritorniamo a degli equilibri chimici che sono pristine, sono più vicini a quelli delle specie che alleviamo e chissà che tutto questo non influenzi addirittura la loro riproduzione, il rapporto sessi e quant'altro. Ovviamente esiste la solita tabella per mettere insieme temperatura, salinità e densità. Sappiamo ovviamente che a temperature più basse
e a densità più basse otteniamo salinità diverse. Quindi se vogliamo conoscere il vero valore della salinità, dobbiamo correlarlo sempre a una certa temperatura e una certa densità. Alcuni acquariofili dicono: io ho la densità a 1022, quindi il mio acquario va bene. E non tanto, perché 1022 a 18 gradi è circa 29 per 1000 di salinità, a 28 gradi è 32. Quindi ci sono variazioni di salinità significative e la maggior parte, diciamo, i nostri organismi, soprattutto invertebrati, non reagiscono a variazioni di densità, ma a variazioni di salinità principalmente. Poi ovviamente ci sono gli effetti della densità. Passiamo invece adesso a quelli elettrochimici. Cominciamo con la conduttività. Perché? Perché è legata alla maggior parte delle altre cose che abbiamo già detto. Ovviamente si tratta di un parametro fisico, la conduttività, che è legato alla quantità di ioni in soluzione. In soldoni, se noi mettiamo un atodo e un catodo dentro una vaschetta con dell'acqua, se l'acqua è distillata, pura, noi avremo soltanto idrogenioni e ossidrilioni, poca roba. Quindi la conduttività è prossima a zero, perché per portare la corrente con quelle pochissime cariche presenti nell'acqua ce ne vuole. Ma se noi aggiungiamo dentro all'acqua cloruro di sodio, quindi Cl- e Na+, questi sono trasportatori di cariche e quindi cominceremo a vedere la corrente che passa. Noi misuriamo la corrente che passa qua su attraverso strumenti di questo tipo e la misuriamo generalmente in microsiemens. Per un acquario tropicale abbiamo valori mediamente non superiori ai 300-400 microsiemens, perché la conduttività è legata a tanti altri valori dell'acqua che poi possono essere influenzati, oppure la conduttività ci può semplicemente dire che alcuni valori sono sbilanciati. Un esempio: i sali in soluzioni, quelli responsabili della durezza, la temperatura stessa dell'acqua, la presenza di inquinanti, tutte queste cose aumentano la conduttività. E quindi è importante tenere presente che se la conduttività è molto alta, dobbiamo chiederci dovuta a cosa, e lì poi partono le misurazioni, tenendo presente, come vi dicevo, però l'effetto della temperatura. Questa tabellina, questo grafichino vi fa vedere come a temperatura, troppo si legge male, a temperature che sono in parte tipiche dei nostri acquari, la conduttività sale abbastanza all'aumentare della temperatura. Quindi dire io ho una conduttività di 500 è troppo alta, e attenzione, te la stai misurando a 35 gradi e quindi te la trovi alta. Se riporti alla temperatura più decente, vedrai che anche la conduttività si stabilizza. Insomma, teniamolo presente sia come allarme, sia come parametro interessante. Scusatemi, la conduttività, vi dicevo, si misura attraverso questi apparecchietti. Questi cosi li trovate su Temu e su, che ne so, siti cinesi a 10 euro. Alcuni di questi funzionano abbastanza bene. Poi me ne accorgete, se non vanno bene una volta tarati avete buttato 10 euro. Però insomma esistono conduttivimetri anche multiparametrici che sono abbastanza comodi e sono, come dire, immediati. Cioè sono comodi perché li mettete nell'acqua, trovate che la conduttività è 1000 e allora là cominciate a dire: ragazzi, che cos'è? Cioè fosfati, c'è il KH alto, almeno ve ne rendete conto. La trovate e basta, sapete che la vostra acqua in termini generici è buona. Tensione superficiale è legata anche alla conduttività. La tensione superficiale influenza fondamentalmente tutto quello che succede nell'acquario, dalla membrana delle uova, dalla fertilizzazione delle uova, perché una volta che lo spermatozoo ha fecondato un uovo, immediatamente si generano delle correnti. La tensione superficiale influenza queste correnti. Quindi, per dire, voi potreste avere che alcuni spermatozoi o alcuni tipi di uova vengono disattivati da una tensione superficiale sbagliata. La tensione superficiale ovviamente è modificata da composti che vengono chiamati tensioattivi.
e che influenzano le branchie dei pesci, la vita delle piante, un po' tutto. La conduttività elevata può essere sintomo di aumento della tensione superficiale, perché molti composti polari possono essere tensioattivi. Fondamentalmente la tensione superficiale è come se formasse un reticolo sulla superficie dell'acqua, per cui c'è l'esperimento classico: a elevata tensione superficiale, se poggiate uno spillo sull'acqua, quello galleggia, non riesce a bucare l'acqua. Se lo mettete di punta, scende, che la buca. Però, siccome da questa tensione dipendono meccanismi anche di scambio ionico, di riproduzione, eccetera, conviene tenere presente la conduttività per avere come parametro correlato la tensione, visto che purtroppo non abbiamo misuratori casalinghi di tensione superficiale, a parte prove empiriche che possiamo fare. Passiamo a un altro parametro che è molto legato alla riproduzione dei pesci, che è la pressione osmotica. Che cos'è la pressione osmotica? Beh, sappiamo tutti, immagino. È legato anche questo alla conduttività, influenza tutte le funzioni vitali, perché le cellule sono formate da membrane semipermeabili, e con la membrana semipermeabile che succede? Che se voi avete due liquidi con una diversa concentrazione di alcuni composti in soluzione, a un certo punto, supponiamo che qui sia più concentrata, pian pianino ci sarà un passaggio di acqua da questa parte a quest'altra. Perché passaggio di acqua? Perché questi sistemi tendono alla massima entropia, cioè tendono ad avere una concentrazione di queste sostanze che sia simile, se non identica. E allora che cosa succede? Poiché la membrana è semipermeabile, fa passare l'acqua, ma non il composto non può andare a sinistra, ma l'acqua può passare a destra. E quindi pian pianino l'acqua passa a destra e voi vedete che si crea un dislivello. Questo dislivello, cioè da qui a qui, crea una forza in pressione che si chiama pressione osmotica. Ogni specie ha dei valori preferiti di pressione osmotica e di conduttività. Quindi noterete qualche volta che ad esempio le uova di pesce ammuffiscono, e questo molto spesso è dovuto ad un'errata pressione osmotica. Perché se voi prendete il classico uscio d'uovo e lo mettete in una soluzione di acido cloridrico per toglierci l'uscio, quindi rimanete con la membrana semipermeabile, e poi mettete quest'uovo in un liquido isoosmotico, l'uovo lo troverete uguale. Ma se voi questa cosa lo mettete ad esempio in un liquido che è ipoosmotico, l'acqua passerà da fuori a dentro l'uovo e l'uovo lo vedrete gonfiare, cioè diventerà davvero gigantesco. L'esperimento che si fa a volte a scuola, con i ragazzi che poi si divertono a buttare queste uova in giro per farle esplodere. Però questo ci dà un'idea di che cosa possa succedere alle uova dei pesci nel caso in cui la pressione osmotica sia elevata. Al contrario, se il liquido esterno è iperosmotico, sarà l'uovo a perdere acqua, quindi noterete un dimagrimento dell'uovo, e in entrambi i casi, insomma, ammuffiscono e basta. E passiamo al redox, che è un altro parametro, diciamo, elettrochimico, anche se si tratta di un parametro che influenza fortemente tutta la chimica dell'acquario, e che pure misuriamo con un misuratore di questo tipo, che può essere multiparametrico. In acquariofilia lo misuriamo in millivolt. Allora, in acquario, innanzitutto teniamo presente che in un ambiente acquatico le reazioni biologiche sono praticamente tutte di ossidoriduzione. Qualcuno si ossida, qualcuno si riduce. Per poterlo fare devono essere in un ambiente che favorisca questo processo. Ma se nello stesso acquario noi abbiamo una pressione osmotica che è molto più alta o molto più bassa di quella che ci aspettiamo, potremmo invertire queste reazioni. Dimenticavo di dirvi che ossidazione e riduzione significa la molecola o lo ione che cede elettroni, noi diciamo si ossida, quella che li acquista diciamo che si riduce. Quindi un atomo di ferro che sta nell'acqua
incontra un atomo di ossigeno, il ferro aumenta la carica sua positiva e l'ossigeno aumenta quella negativa. Quindi l'ossigeno si riduce e il ferro si ossida. L'ossido di ferro è la ruggine, ma l'ossido di ferro è anche un nutriente per le piante. Ora, il potenziale redox è fondamentale per favorire questi scambi e tra un attimo vi dico qualcosa in più che è molto carino, ma probabilmente lo sapete già. Comunque, che cosa succede? Che ogni elemento dell'acquario ha un'influenza poi sul redox. Allora, gli animali con le loro attività biologiche, quindi fondamentalmente respirando e mangiando, abbassano il potenziale redox. Quindi andrà verso il meno 999, magari a meno 100 o meno 150. Lo schiumatoio, che produce un sacco di ossidazioni di sostanze, aumenta il potenziale redox, quindi lo porterà a 150, a 200, a 300. I raggi UV lo fanno scendere, lo riducono. L'ossigeno ovviamente lo aumenta, così come l'ozono che è una forma triatomica dell'ossigeno e lo aumenta. La falda freatica, e non so se tutti la conoscete, la fa diminuire e le piante invece la fanno aumentare. Quindi vedete come animali e piante, anche dal punto di vista del redox, hanno un'azione opposta e potremmo dire sinergica. Uno la fa abbassare, uno la fa alzare, se stanno in equilibrio va tutto bene. In un acquario con tante piante, voi vedrete che il redox via via aumenta. Ma se il redox via via aumenta, le piante prima o poi soffrono, perché non possono più fare quello che vogliono. E in un acquario con soli animali, come tanti acquari marini, il redox tende a scendere. Quando scende troppo, vedrete gli animali che soffrono. E allora bisognerà usare, che ne so, l'ozonizzatore per portarlo in su. Ok? E qui c'è l'addendum. Allora, dicevo, io non so se tutti quanti, perché qualcuno sarà più giovane, quindi forse non lo sa. Quelli più vecchietti, che magari leggevano la rivista Aquarium tanti anni fa, potranno aver letto questi articoli bellissimi, che io amavo, di un certo Krauss, pare che fosse Hans Krauss, che aveva inventato la sua pompa, la pompa di Krauss, che era fatta con una lampadina. Allora, in pratica, sto Krauss che cosa aveva fatto? Vi dico una storiella, giusto per snellire un attimo il discorso. Lui voleva fare gli acquari olandesi, lui era olandese, credo, o tedesco, boh, mi pare che fosse olandese. Faceva questi acquari meravigliosi, che anche io ho sempre amato, lo faccio anche nei marini. Però per farli aveva sempre questi problemi, cioè alla lunga notava che le piante poi soffrivano, un po' per la pressione, per la presenza di allochimici, perché poi le piante alla lunga producono questi allochimici che le fanno un po' deperire, e un po' invece perché c'era qualche elemento che non riusciva a capire. Studiando gli ambienti naturali dove le piante crescevano meglio, lui si è accorto che le piante crescevano bene dove c'era una falda freatica che portava l'acqua in su. Cioè dalla falda sotterranea, quindi questa era la sabbia, qui ci sono le piante e la vegetazione, l'acqua a un certo punto passava in superficie. Lì dove veniva quest'acqua in superficie, le piante germogliavano, producevano tantissimo. Questo a parità di CO2, di luce, di nutrienti e tutto il resto. E quindi lui capì che la falda freatica portava su un potenziale redox basso. E perché portava su questo potenziale redox basso? Perché in realtà i batteri che sono sotto il fondo sono batteri riducenti. Questi batteri vivono in condizioni anaerobiche e riducono. Quindi sono batteri che producono potenziale riducente. Finché il fondo è separato dalla superficie, loro arrivano a un certo punto, riducono e poi si ferma tutto lì. Ma se noi portiamo lentamente quest'acqua in alto, noi portiamo il potenziale redox in basso nel nostro acquario. Ovviamente però distruggiamo questo potenziale riducente se facciamo passare tanta acqua nel filtro sotto sabbia. E allora Krauss che si inventa? Dice io faccio un filtro sotto sabbia, lo ricopro di sabbia che separi bene dal fondo, però poi l'acqua la faccio passare in questo tubo sul fondo in modo che poi attraversi dal basso verso l'alto il mio strato di sabbia. Ma deve essere una cosa lentissima, tipo in un acquario anche abbastanza grande, 1 litro al giorno.
E quindi lui si inventò sta pompetta, cioè con delle correnti convettive poste sotto l'entrata del filtro sotto sabbia, faceva passare l'acqua al contrario e notava che le piante crescevano. E posso confessarvi, l'ho provato anch'io e funziona. Quindi motivo in più per gestire il potenziale redox. Credo che qui completiamo con fosfati, silicati, coloranti e nutrienti, cioè questi sono tutti composti che possono derivare dalla presenza di animali, piante, da quello che noi gestiamo nell'acquario e che poi possono però avere effetti inizialmente antiestetici e poi anche sofferenze a pesci e invertebrati. Nel caso di silicati, ad esempio, che succede? Crescono tante diatomee e voi le vedete sotto forma di patine brune. Le diatomee sono microalghe bellissime, sono le microalghe che io studio da 30 anni, perché fanno anche tanti composti interessanti, però in presenza di tanti silicati possono essere favoriti. Non solo silicati, ovviamente. Per far crescere le diatomee avete bisogno di silicati, di azoto, di fosfati e quant'altro, quindi di acqua sporca. E per eliminare tutto questo, generalmente, io come vi ho detto, suggerisco un uso periodico di carbone attivo. Così eliminate i coloranti ed eliminate anche una parte di queste altre cose. Per quanto riguarda invece i fosfati in particolare, esiste un tipo di filtro molto specifico che però non esiste di tipo industriale, quindi eventualmente va costruito, nel senso che i fosfati possono essere eliminati quando voi fate confluire insieme un'acqua anossica con un'acqua molto ossidata e lì precipitano. Quindi, per dire, se voi avete un filtro sequenziale, riportare indietro un'acqua anossica verso quella ossigenata prima dell'uscita del filtro vi fa precipitare i fosfati. Questo è un sistema che si usa nei sistemi di acquacoltura. E altrimenti resine, però le resine fanno quello che vi abbiamo detto prima, cioè vi nascondono il problema. E allora utilizzare possibilmente alimenti che contengano pochi fosfati e gestire l'acquario con tante piante, tanti autotrofi, eventualmente avendo anche dei cianobatteri che ne mangiano tanti, però cianobatteri crescono in vasca fanno un po' schifo. Avere a fianco un vivarium con i cianobatteri può servire anche per eliminare fosfati e altri nutrienti. Io con i valori dell'acqua per ora mi fermo qua, poi ne parliamo nella discussione, spero, e invece vorrei farvi vedere come quelle cose che abbiamo detto possono essere utili per chiarire, per mettere luce in alcuni problemi classici. Allora, facciamoci alcune domande, queste sono domande banali che stanno nel libro, ma insomma che ho preso solo come esempi. La durezza temporale è bassa, molto bassa, però la conduttività è elevata, com'è possibile? Cioè, se non c'ho durezza, da che dipende la conduttività? Allora, innanzitutto ricontrolliamo la durezza. Siamo sicuri che il misuratore era giusto? Abbiamo tutto? Ok, è veramente bassa. Allora si può ritenere che gran parte della conduttività deve essere prodotta, ad esempio, dalla durezza permanente. Però se veramente dipende dalla durezza permanente, lì abbiamo tanti alcalino-terrosi, non abbiamo tamponi, dobbiamo aspettarci un pH alto. C'è stava questo pH alto? Sì? No. Se invece il pH è basso, quindi il pH sarà ancora giusto, sarà 7, allora la conduttività deve essere prodotta da sali diversi. E che cosa abbiamo detto? Proteine, ammoniaca, tutti questi composti che possono influenzarlo. E allora bisogna misurare bene tutti gli altri valori dell'acqua. Individuiamo le sostanze polari, che sono quelle che influenzano la conduttività, e poi studiamo il sistema di filtraggio che le possa eliminare. Ovviamente una sostituzione parziale può servire, però questo non ci permette di capire se l'acquario è squilibrato. Inoltre tenete presente che nel caso in cui questa conduttività elevata, faccio un esempio, sia dovuto a fosfati, che in alcuni casi raggiungono livelli incredibilmente alti, addirittura un cambio del 90% vi potrebbe portare ad avere comunque livelli di fosfati troppo alti. Bisogna svuotare la vasca e riempirla. E allora molto meglio, come vi dicevo, cercare di capire e di prevenire il problema bilanciando l'acquario. Facciamo un altro esempio. Il pH dell'acquario d'acqua dolce crolla a valori bassi, all'improvviso, così.
allora la durezza totale probabilmente è troppo bassa e quindi un piccolo incremento di respirazione, ad esempio il filtro biologico di notte, ha portato a questo surplus di acido carbonico. Che bisogna fare? Misuriamola, perché se è troppo bassa possiamo alzarla un po' e ne avremo anche un vantaggio per il pH. Però andiamo a controllare anche i fosfati. Può darsi che in questo caso la durezza sia giusta, ma abbiamo prodotto un tampone fosfati che, come vi dicevo, lavora in ensemble con quello dei carbonati e in questo caso vi può creare un grosso problema. Terzo problema, improvvisamente, ed è l'ultimo che vi dico, si registra un aumento di ammoniaca oppure di nitriti. Il filtro ha sempre funzionato bene. Come mai? Allora, facciamo delle ipotesi. I nitrati abbondanti potrebbero essere stati riconvertiti, cioè se avevate nitrati abbondanti, questi potrebbero essere stati riconvertiti nei composti meno ossidati, perché il potenziale redox è troppo basso. Allora, misurate il potenziale redox per accertarvi che non siate in uno di questi scenari. Oppure, l'azione di una lampada UV che avete aggiunto pochi giorni fa potrebbe aver abbassato il potenziale redox, producendo questo effetto. Per capire tutto questo dovete andare in quelle tabelle, cioè andando nella tabella voi la seguite e dite chi è che mi può far aumentare l'ammoniaca o i nitriti e trovate lì tutti i vari ragionamenti. A questo punto andiamo un po' nel modernissimo. Ci può essere di aiuto l'intelligenza artificiale? A volte sì. E allora vi voglio fare un esempio soltanto con l'intelligenza artificiale. Proviamo a riproporre a Gemini questa domanda. Improvvisamente si registra un aumento di ammoniaca e nitrati, l'abbiamo detta prima, ma il filtro ha sempre funzionato. Gemini, da che dipende? AI può aiutare e ci dice tutto. Ci dice un picco improvviso di ammoniaca può essere, e ci dice da che parte può venire, quale può essere la causa, e ci dice che possono essere i batteri del filtro che sono morti. È vero, ma noi abbiamo supposto che il filtro funzionasse. Manutenzione errata del filtro. Abbiamo improvvisamente lavato il materiale, abbiamo ucciso tutto. Abbiamo usato il cloro, perché no? Ha fatto un'altra ipotesi, ma noi scopriamo che non è quello. Abbiamo usato medicinali perché abbiamo messo l'antibiotico e è morto il filtro. Beh, hai ragione, è possibile, ma non è il nostro caso. Immediatamente abbiamo aggiunto altri pesci e quindi questo sì, può aver aumentato l'ammoniaca, non è il nostro caso. È mancato l'ossigeno, i batteri nitrificanti sono morti perché si è fermata la pompa, non si è fermata. E allora in questi casi lui ci dice nell'emergenza come comportarci, dando anche delle soluzioni a lungo termine, cioè reintegrare i batteri, controllare i parametri, pulire il fondo. Ma noi avevamo fatto questa ipotesi legata al redox, no? E lui non ce l'ha detta proprio, non l'ha considerata. Allora questo è per dirvi, a volte l'AI va istruita e in qualche modo anche indirizzata. Allora proviamo a orientarla. Io in risposta a questa gli dico, il filtro funziona bene però, il pH è stabile, è il potenziale redox che è cambiato. Potrebbe questo aver riconvertito parte dei nitrati in ammoniaca, visto che erano alti? La risposta a questo punto dell'AI diventa più interessante. La tua intuizione scientifica è molto acuta. Grazie. Quello che sta ipotizzando è un processo biologico noto come DNRA e vi dà tutto il papiello. E quindi qui vi spiega il ruolo del potenziale redox, vi dice quali sono i valori giusti, vi dice che può fare questa cosa e vi dice anche quali eventualmente possono essere le soluzioni. E infatti continua. Perché è successo se il filtro funziona bene? Il filtro biologico può essere pulito, però bla bla bla. Cosa fare per stabilizzare il redox? Migliore lo scambio gassoso, l'ossigeno è il migliore ossidante, rimuovi la fonte riducente che possono essere i sedimenti, controlla i carboni attivi, verifica il rapporto carbone-azoto. Bene, questo ci piace. Però uno lo reindirizza e dice no, è tutto a posto, però io sto pensando di aggiungere dell'acqua ossigenata in piccole dosi per riportare il redox in alto. Che ne pensi? E lui mi risponde, l'uso del perossido effettivamente è una tecnica nota negli studi di ecologia e bla bla bla, vi fa tutto sto papiello e poi vi dice anche
qual è il protocollo di sicurezza consigliato, come utilizzarlo e via dicendo, suggerendovi anche, tutto sommato, fai prima a usare un ozonizzatore che forse è meno pericoloso dell'uso dell'acqua ossigenata, cosa che non sempre è vero. E vi dice anche come misurarlo, come dosare l'acqua ossigenata utilizzando il misuratore di redox. Quindi, in conclusione qui io vi direi, in molti casi, oggi come oggi, abbiamo un ausilio in più, perché l'AI ci può aiutare a rispondere delle cose, però l'AI va orientata, altrimenti vi date delle risposte molto generiche, molto banali, che non tengono conto di cose. Quindi se noi per primi conosciamo, come in questo caso, i possibili problemi, possiamo chiedergli sì o no, e allora lui vi indirizza bene. E qui ci avviamo alle conclusioni. Innanzitutto, la prima conclusione è che tutti i parametri sono correlati e che per quanto i problemi possano apparire complessi, se voi considerate la separazione della parte fisica, chimica, fisiologica, ecologica e degli accessori tecnici, quindi prendete veramente in considerazione, come in quelle tabelle, tutti i parametri in gioco, veramente diventa un gioco da ragazzi. Quindi riusciamo a dominare la chimica dell'acquario utilizzando gli strumenti giusti al momento giusto. Per avere un'idea precisa della molteplicità delle relazioni, adesso come finale vi regalo questa tabella che è sempre presa da questo libro, che è sempre, come si dice, la pubblicità a progresso, e che vi dice delle cose su i parametri dell'acqua legati tra loro e ad alcune altre variabili. Anche questa è una tabella triangolare, come vedete, cioè gli 0 al centro indicano che non c'è relazione tra un parametro e se stesso. La temperatura non influenza la temperatura, il pH non influenza il pH, ma la temperatura influenza il pH o il pH la temperatura. Cioè un più in questo caso indica che c'è una relazione e infatti effettivamente la temperatura influenza il pH. Il GH ad esempio ovviamente non è influenzato dalla temperatura, ma c'è un più. In questo caso noi sappiamo dal testo, da quello che vi ho detto, che non è il pH che influenza il GH, ma viceversa. Cioè la durezza totale influenza il pH. Lo stesso vale per il KH. L'ammoniaca non ha un effetto, cioè non ha una relazione diretta col pH, però ne è influenzata negativamente, nel senso che il pH la fa diminuire perché va verso l'ammonio e così via. Vedete che alcuni di questi, non so, la conducibilità elettrica, fateci caso, è legata a tanti altri, cioè la conducibilità elettrica ha un effetto positivo oppure è positivamente influenzata da temperatura, pH, GH, ammoniaca, ammonio, nitriti, nitrati, eccetera, eccetera. Altri parametri invece sono per lo più poco influenti sulla maggior parte, ma in questo caso i fosfati hanno una relazione positiva con la densità, la conducibilità e la tensione superficiale, nel senso che i fosfati accrescono la tensione superficiale, accrescono la conducibilità e sono accrescono la conducibilità, sono influenzati dalla densità, ok? E così via. Quindi da una tabella di questo tipo potrete estrarre delle informazioni che poi interpretate alla luce di quello che abbiamo detto. Cioè, spero che tutto questo abbia avuto un senso, insomma. E qui, se volete, discutiamone. Anche se non siete d'accordo, discutiamo. No, io avevo una domanda, Valerio, se potevo. Era un po', esulava un po' magari un po' da quello che hai detto. Ero curioso di capire se un acquario senza filtro, ok, può creare più danni o qualche vantaggio, dicendo appunto quello che hai detto tu prima, che la luce può influenzare i valori, il filtro può cambiare i valori, eccetera, eccetera.
Se io faccio un acquario senza filtro e riesco attentamente a creare un ciclo, un equilibrio biologico corretto, ovviamente, chiaro, è più vantaggioso o può creare dei problemi che magari io non conosco personalmente? È una domanda da $1 miliardo. Dunque, ovviamente andiamo nelle varie filosofie di acquari. Tanti anni fa io andai a casa di Conrad Lorenz perché lo amavo, lo andai a trovare e lui aveva solo acquari senza filtro, erano meravigliosi, era riuscito a ottenere un equilibrio biologico perfetto e tutti i suoi acquari erano senza filtro. Quando io ne ho parlato, ricordo con De Jong e altri, mi hanno sparato alle gambe perché dicevano è una cosa impossibile, perché per avere un acquario senza filtro dovresti avere 1 metro cubo di piante e un guppy per poter equilibrare queste cose. Io penso che in entrambi i casi stiamo parlando di estremi. In altre parole, la mia opinione è che il filtro serva nell'immediato per fare quelle trasformazioni che se si prolungano troppo nel tempo ti ammazzano tutto e quindi ti portano all'eutrofia, perché tutto quello che vogliamo evitare è che l'acquario si eutrofizzi. Quindi se tu cominci con dell'ammoniaca che ti uccide una parte dei batteri, che ti uccide una parte degli altri, che ti uccide una parte dei pesci, è saltato tutto. Diventa un effetto a catena praticamente. Il filtro fa sì che, trasformandoti le sostanze in altre meno tossiche, in tempi brevi, ti dà il tempo di equilibrare, di far funzionare il tutto. Però io non escludo che possa esistere un acquario senza filtro, così come esistono le pozze di scogliera, che sono secchi d'acqua da 3 litri, dove c'è un equilibrio biologico, ci vivono le alghe, ci vivono i pesci. Fermo restando, ecco, che nella pozza di scogliera, dove non c'è il filtro, tu hai anche delle variazioni estreme. Cioè di giorno a mare tu ti trovi con un pH 10 in una pozza di scogliera perché prevale la fotosintesi. Di notte scendi a pH 6 perché prevale la respirazione. Il filtro questo te lo evita perché ti fa movimento dell'acqua, a meno che non lo crei con le pompe, e perché comunque ti dà quel livello di trasformazione che ti dà un po' di tempo per respirare, quindi in qualche modo ti abbatte queste differenze massime che possono portare a mortalità e eutrofia. Ma diciamo che in assoluto non lo si può escludere, tuttavia io direi, visto che ce l'abbiamo, il filtro lo usiamo, ma lo usiamo come un pezzo dell'acquario, non come qualcuno dice il cuore dell'acquario. Perché è una componente di tutte le... Esatto. Beh, messo bene insieme al resto, studiato bene, certo, anche nella tipologia, perché no? Cioè, se ho un acquario, ecco, in bagno, l'acquario da 4 litri marino, ce l'ho ormai da 20 anni, non ho mai cambiato l'acqua. Qualcuno mi dice faglielo un cambio d'acqua da mezzo litro, ma comunque quell'acquario funziona perfettamente, ad esempio per le riproduzioni. Perché? Perché non c'è un vero filtro in cui magari vengono aspirati gli avannotti. C'è la sabbia, l'acqua viene aspirata attraverso la sabbia, poi passa in una sorta di filtrino, poi viene spruzzata in un certo modo, per cui io là dentro ci posso riprodurre i pesci pagliaccio e le larve continuano a stare in sospensione in assenza di necessità di tirarle via, mentre negli altri acquari devo togliere, altrimenti se le mangia il filtro. Infatti non le tolgo, certo. Mangia il filtro, perché ogni 15 giorni non ce la faccio. Però voglio dire, esistono tipologie di filtro adeguate a tipologie diverse di acquari. Io lo userei con moderazione, come con tutte le altre cose. Direi come con l'aeratore, con le pompe di movimento, mai eccedere. E direi anche con le luci. Io ho dei miei studenti acquariofili che hanno la fissa delle luci, cioè loro gli acquari hanno una centrale fotovoltaica, hanno 2000 watt di luci, bellissime, fanno degli invertebrati meravigliosi, hanno un metabolismo, un turnover continuo, però tutto questo
a scapito del fatto che poi devono pompare elementi, filtrare, togliere, mettere, perché altrimenti salta tutto. Certo. Se tu invece dosi tutto in maniera, insomma, un po', dipende da quanto tempo ci vuoi perdere. A me piace l'acquario che viva Sì. in qualche modo da solo, con un minimo aiuto da parte umana. Sarebbe l'ideale. Sarebbe l'ideale riuscire a creare proprio... Tipologie diverse, sì. Esatto, esatto. Poi me ne sono scritta un'altra perché sennò magari me le dimenticavo. Come influisce a livello metabolico un'acqua troppo dura su animali endemici di acque molto tenere nel medio-lungo periodo? Questa è bellissima domanda. Dunque, l'effetto, come dire, diretto di un'acqua troppo dura è tutto sommato un effetto banale, perché è quello che influisce sulla pressione osmotica. Dunque, Esatto. al di là della loro fisiologia, sono costretti a sputare più sale, fare meno pipì, respirare di più. Non è un effetto terribile. La pressione osmotica può avere un effetto fondamentale diretto sulla riproduzione, però. Quindi un'acqua dura, in alcuni casi, aumentando la conduttività e la pressione osmotica, può avere effetti deleteri per la riproduzione. Ma c'è dell'altro. Ci sono gli effetti indiretti. Cioè l'acqua dura normalmente ti stabilizza il pH in zona più elevata. Allora, una caratteristica di molti animali che vivono in acque tenere è che queste acque sono anche leggermente acide, perché poi più di tanto. Sì. Scendendo col KH, il pH scende in un ambiente popolato. In questi ambienti col pH basso, ovviamente ci sono pochi batteri, perché in condizioni ecologiche di leggera acidità la flora batterica diminuisce. Quindi questi animali sono organismi che sanno poco di infezioni. Se tu li metti in un acquario con acqua dura e quindi con pH che tende a salire, loro si ammalano molto facilmente di malattie batteriche. E questo è l'effetto indiretto. Beh, poi ce ne potrebbero essere degli altri, però voglio dire, c'è una serie di effetti ecologici, quelli diretti, se vogliamo, sono fisiologici, sono i meno importanti, nel senso che l'animale sopravvive nell'acqua dura, però quelli ecologici invece possono ucciderlo, perché alla lunga gli cambiano la fisiologia e soprattutto i rapporti con gli eventuali parassiti, che li stressano. Diciamo che hai usato la parola giusta, sopravvive, però non è la condizione ideale per farlo vivere Non è la al condizione meglio. ideale, no. Esatto, La condizione esatto. ideale è quella pristine, ovviamente. Esatto. Poi, attenzione, anche lì bisogna vedere se l'animale è steno o euri. Cioè, se prendi un guppy adattabile o meno adattabile a quelle determinate condizioni. Prendi un guppy, lo metti a pH 6, sta bene, a pH 7 sta bene, a pH 8 sta bene uguale. Non perché possa essere maltrattato, anche lui ha i suoi limiti, ma perché è un animale che tende a colonizzare delle altre zone, quindi è indifeso per certi versi. Piccolino, non ha i dentoni, ha la coda grande, a volte in natura più piccola, però insomma, ma si difende forte perché va a colonizzare l'estuario del fiume, dove la durezza magari durante l'anno passa da valori estremi a valori estremi. Se prendi il neon, quello sta in Amazzonia, nel suo laghetto, col pH 6 a 8, non ha mai visto il pH 7 e lo porta in un altro pH, non ce la fa. Parlo di pH per dire la durezza piuttosto che... Sì, è una questione di evoluzione proprio, una questione di evoluzione degli animali nell'ambiente. Ed è un po' la differenza tra il marino e il dolce, se vuoi, perché gli organismi marini superficiali sono quasi paragonabili a quelli d'acqua dolce. D'estate stanno a 30 gradi, poi passano. Però a mare è anche diverso perché, come dicevamo, hai più possibilità di spostarti. D'acqua dolce ti sposti poco, quindi in un lago, ci sono laghi molto profondi, ma spesso questi sono animali che vivono in pozze o in un fiume di 50 centimetri,
quindi non è che dici su fa caldo me ne vado sul fondo e sto bene, tutt'altro, esatto. è tutto uguale, quindi sono animali che sono adattabili a condizioni che variano, se nel loro ambiente variano. Sì, allora E ti gli posso abitanti parlare di una mia esperienza diretta. Io da maggio, aprile, maggio fino a ottobre li allevo i betta ovviamente in mini pond all'aperto. E ovviamente puoi passare dai 20 gradi di notte, faccio un esempio, ai 32 del giorno, adesso faccio gli esempi. Eppure mi sono reso conto che non ho mortalità, ho dei pesci sani che si sanno veramente adattare. Le prime volte ero terrorizzato, ti dico la verità, perché dicevo: "Madonna, sbalzi di temperatura". E invece mi rendo conto che questo probabilmente fortifica gli animali, li rende più adattabili agli sbalzi che possono magari avere. Chiedo, Fortifica non direi, perché credo che Mh. ci vogliano parecchie generazioni per selezionarli più o No, meno forti. sì, Però loro sono adattabili, ma tutti gli anabantidi, insomma, adattabili, spesso sì. vivono in ambienti variabili e Sì, no, quindi fortifica era inteso che si adattano, diciamo, ecco, si non adattano. fortifica nel senso esatto, esatto. Sì, non evolvono, però si sono già evoluti, si sono già Sì, fortificati nei esatto, millenni esatto. passati e quindi resistono, chiaramente senza esagerare. Sì, no, no, Nel senso chiaro, che chiaro, comunque chiaro. quando tu vai vicino ai limiti li stressi, Sì, cioè loro saranno nel loro optimum e poi spostandoti vai in una zona di tranquillità, di meno tranquillità e poi di stress sì, chiaro, chiaro. È un prima di conto i morire. 10 gradi, un Quindi conto i 50, insomma, gli estremi, diciamo, eh, certamente, eh, certamente. sì, e Non spesso è so proprio una se questione di c'è poco in certi casi. sì, Scusa? sì, 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 no. No, no, se c'era qualcun altro che voleva far delle domande, non volevo Ma Albertone non saprò- secondo me sta mangiando pizza russata. esatto, No, eccolo là. ci sono. Ti Ma sento allora Ha io messo ha me no, no, mi vai, vai, senti? vai. vado. Sì? Ma io avevo una domanda che prendeva spunto da un discorso che facevi sulla temperatura, no? Eh, Soprattutto negli ultimi anni, decenni direi, perché ho iniziato come me quasi 50 anni fa ad avere acquari, ho notato sempre di più negli anni che il problema della temperatura è sempre più elevato, perché soprattutto, e non solo in Italia, D'estate. diciamo d'estate, prevalentemente d'estate, però oramai i tempi si stanno molto allungando, no? Un po' anche in tutta Europa. E quindi la mia domanda è, in base ai tuoi studi, le tue conoscenze, eccetera, l'aumento della temperatura, quanto influisce sulla vitalità del filtro e dei batteri? Non lo so, cioè non ne sono certo. Allora, sicuramente un aumento della temperatura entro il limite giusto di vitalità dei batteri li fa funzionare meglio. A temperatura più alta i batteri si riproducono prima, trasformano prima e lavorano prima. Però poi ci sono dei limiti. Possono questi batteri superare questi limiti? Ora, a mio avviso, siccome i batteri si riproducono a un rateo enorme, loro sono anche in grado, in tempi relativamente brevi, di evolvere nel tuo filtro. Cioè lo stesso ceppo di batteri, aumentando la temperatura, pian pianino si evolve e ci lavora bene. Oppure puoi avere un cambio ecologico, quindi un'evoluzione ecologica. Il ceppo A che non ce la faceva smette e parte il ceppo B, tenendo conto che abbiamo batteri estremofili che vivono fino a 90 gradi, tipo i cianobatteri. Però teniamo anche presente che se parliamo di filtro stiamo parlando di ossidazioni, fondamentalmente.
e almeno per quanto riguarda il filtro aerobico, quello nitrificante, quella anaerobica è un'altra storia. Ma se parliamo di ossidazioni, le ossidazioni hanno bisogno di ossigeno per funzionare, e all'aumentare della temperatura diminuisce l'ossigeno. Da questo punto di vista andiamo oltre la biologia, cioè non è più una questione di ceppi batterici che si adattano, ma di ceppi batterici che tutti hanno bisogno di ossigeno, ne hanno un po' meno. Metti insieme il tutto e datti una risposta. Cioè, nel senso, diciamo che... il disastro estivo che stiamo vedendo. Scusa? Diventa il disastro estivo che stiamo vivendo. In parte sì, anche perché se l'aumento di temperatura d'estate, come sta avvenendo, avviene anche in poco tempo, questa è un'altra caratteristica degli ultimi anni, perché prima si diceva c'erano le mezze stagioni, quindi la temperatura aumentava molto lentamente. Adesso la temperatura spesso cambia in estate, nel giro di pochi giorni, e quello non facilita l'adattamento dei batteri. E guarda che questo l'ho sperimentato di persona, proprio con la birra di cui parlavamo prima, perché qualche anno fa, avevo preparato dell'ottima birra in un periodo in cui la temperatura era manco 18 gradi, quindi l'avevo messa a fermentare, e quando stavo nel pieno della fermentazione, dopo un paio di giorni, la temperatura passò da 18 gradi a 25, e quella chiaramente ha smesso di bollire. Mi sono messo proprio le mani nei capelli che non ho pianto perché ho detto qua perdo tutta la birra, e poi mi è venuta l'idea, siccome in laboratorio ho la camera termostatica dove allevo i gamberi a 18 gradi, la mattina un mio studente mi ha visto arrivare con una damigiana da 25 litri nella camera termostatica e mi fa: ma dove vai? Zitto, se parli hai perso il dottorato. Gli ho messo la cosa lì, ha ripreso a bollire nella camera termostatica funzionando. Però vedi, questo dimostra che ci sono dei cambi molto rapidi, e persino i batteri della birra, insomma, non è che evolvano in 3 giorni. Quindi se ti ritrovi col filtro che sta a un certo ritmo, quindi una certa quantità di materia organica che viene trasformata ogni giorno, eccetera, e all'improvviso gli riduci le concentrazioni di ossigeno e gli cambi le rese enzimatiche, ti salta. Da questo punto di vista, no, la risposta è no, non funziona. Cioè, c'è un effetto, insomma. Certo, grazie. Si immagini. Beh, poi un'altra cosa, mentre ci sono, ma lì è più una richiesta e una curiosità magari per tutti, visto che citavi l'articolo letto su TFH, se ci fai poi avere il titolo. Lo devo ritrovare, sì, ce l'ho perché ero abbonato e ce li ho tutti registrati. Sì, era un articolo però di 4-5 anni fa ed era molto stimolante, perché effettivamente guardavi i grafici e dicevi sì, hai ragione. Io poi ci ho riprovato, ho fatto delle simulazioni, funziona così. Con cambi del 20%, dopo un certo numero di giorni, dipende dalla quantità di sporco, ti ritrovi comunque con un acquario fortemente inquinato. Finché non fai un cambio totale. No, infatti allora, io ho sempre, in gergo io dico, io ho sempre schienato i pesci quando faccio dei cambi d'acqua. Però sai, anche questo non è molto piacevole. Io tremo quando faccio una cosa del genere. Mi è capitato. Esplosioni di cianobatteri, cose così, basta, cambio l'acqua. E però, cioè, ho i battiti a 150 finché non si è ripresa l'acqua e i pesci si sono rimessi in movimento. Invece c'era questo mostro dietro di me che si è nascosto. Quello che fuma? Vieni davanti. Vieni. Che voleva dire una cosa su una cosa che hai detto sulla tensione superficiale. Adesso si è nascosto. Dillo un po'. Sul fatto che la tensione superficiale che aumenta in vasca, lo possiamo vedere tipo sui movimenti del filtro, può essere un indice di aumento della conducibilità in vasca? Non ho capito. Non si sente. Aspetta, no, ha detto che la tensione superficiale dipende dai movimenti del filtro. No, l'aumento della tensione superficiale in vasca
che possiamo vedere tipo le bolle del filtro ad aria. Vedevo un video di un allevatore americano Ok, che valutava in base a quanto le bolle del filtro ad aria duravano ci sta. e se era almeno il momento di cambiare l'acqua. Può essere un indicatore affidabile o è una cavolata così che hanno detto in un video? Cioè, Allora, sì, come dicevo, la tensione superficiale purtroppo non la misuriamo in maniera, cioè la misuriamo in laboratorio, però in acquario non abbiamo un sistema di misura no, efficace. Sì, è 120 invece di 130, non si può. Tutti questi sono sintomi. Il fatto che la bolla sia un po' più grande o più piccola dipende dalla tensione superficiale e dalla densità, ovviamente. Quindi la quantità di soluti ti influenza anche la dimensione delle bolle. Infatti nell'acquario marino a densità più alta le bolle sono sottilissime, però nell'acquario marino c'è anche una tensione superficiale molto più elevata, tant'è vero che usi lo schiumatoio, che in acqua dolce non ti funziona. E le due cose sono correlate, ma al di là di queste correlazioni è sempre una misura ochiometrica. sì, era una cosa che ne parlavo prima con Alberto. E per cui, tu hai detto che ti chiami? Fulvio. Fulvio, io Valerio. Fulvio, è una questione comunque da legare a qualche parametro che invece possiamo misurare. Poiché la tensione superficiale è ben correlata alla conduttività, non c'è una correlazione diretta, però c'è una correlazione, e io mi baserei più sulla conduttività, quella almeno la misuri precisa. Sì, era una curiosità che ne parlavamo prima con Alberto, appunto, che abbiamo visto questo video. No, ma a livello così... Vista l'occasione abbiamo chiesto. Figurati. No, a livello così generico, simpatico, magari ti dà un'idea. Dice sì, guarda, si stanno facendo le bolle più grandi e più piccole, forse c'è una variazione di direzione superficiale. O forse è cambiata la conducibilità per altri motivi, o forse è cambiata la densità. Quindi non è una misura, è un'idea. Grazie. Un'indicazione, diciamo. Sì, diciamo un'indicazione non precisa. Sai che io penso, capita? esatto, no, io penso a tutte queste cose che hai detto, Valerio, e esco un attimo dal tema, pensando al mare, come possa un'entità così grande di acqua riuscire a trovare l'equilibrio perfetto tra le mareggiate, tra le pioggia, cioè è fantastica. Proprio perché è grande. Roba. Proprio esatto. Perché è grande, nel senso che diventa qualsiasi cosa viene diluita, cioè non qualsiasi viene cosa, diluita, però, bravo. Sì, però diciamo... insomma, cioè pensa che noi piccoli siamo riusciti in 100 anni a far cambiare il pH del mare di 2 punti, di tutto il mare, che non è poco, tutto il mare, con tutta la CO2 che stiamo producendo. E poi parli con Ciampa e ti dice che tanto è un fertilizzante e fa bene. Vabbè. Vabbè. No, però ecco, esatto, era l'idea che avevo io, viene tutto un po' diluito sulla quantità enorme di acqua. Sì, viene diluita, ma siamo capaci anche di fare danni a quei livelli di direzione. Sì, no, chiaro. Perché, sai, l'inquinamento è arrivato in Antartide e va bene, ma il CO2 veramente sta facendo cose da pazzi. Perché al di là degli organismi decalcificati, che è l'effetto diretto, ma abbiamo tanti effetti indiretti. Io per anni ho studiato gli effetti dell'acidificazione sulle comunicazioni e questo secondo me sarebbe interessante in acquario anche d'acqua dolce, nel senso che gli organismi marini al cambiamento del pH non comunicano più bene, così come i pesci non comunicano più bene con la luce di spettro diverso. Cioè molti pesci comunicano con i colori della livrea, tu cambi la luce e dici tra i parametri dell'acquario, la luce, che cavolo, mica influenza la comunicazione dei pesci. Magari ti ritrovi particolarmente litigiosi perché hai un sacco di radiazioni rosse e quelli hanno una linea rossa che si illumina. Esatto, può essere una cosa di minaccia. Il pH fa lo stesso, se non peggio. Cioè nei pesci pagliaccio abbiamo trovato che
I pesci pagliaccio riconoscono il nemico, cioè il loro predatore, dall'odore. A pH più basso di poco, l'odore del nemico cambia e diventa un odore molto attrattivo e gli vanno in bocca. Quindi sono destinati a scomparire con la acidificazione degli oceani perché vanno in bocca a quello che dovrebbe mangiarli. E cambia letteralmente proprio, da Esatto. preda diventa, esatto. I miei gamberetti sentono l'odore delle loro diatomee e le utilizzano per gestirsi il loro rapporto sessi. Ma se cambia il pH, una diatomea che le attrae diventa repulsiva e quindi cambia tutto. Cambia completamente l'ecologia. Diventa un effetto a catena. Esatto, per capire queste relazioni io estraggo gli odori con un sistema tipo quello che liofilizzava le donne, estraggo gli odori di alghe, poi li espongo in certi campi di calcio, dove ci sono 5 molluschetti al centro e 2 bersagli di lato, uno neutro e uno con questo odore. E poi gli cambiamo il pH e in questo modo vediamo loro come si dirigono. Quindi se dirigono da una parte lo riconoscono, vanno dall'altra parte cambia l'effetto. E in questo modo misuriamo proprio le loro cose. Con gli studenti che in genere fanno scommesse su quanti molluschi troveranno nella rete da un lato o dall'altro. Vabbè, questa è un'altra storia. Esatto. Però è incredibile. È incredibile. Anche gli odori cambiano in base al pH. Quindi aggiungiamo un altro elemento, no? che è legato ai valori dell'acqua e che ci complica la situazione perché a volte non capisci perché tutti i pesci stanno contro uno all'improvviso e magari scopri che la luce, l'odore, che può essere influenzato dal pH, quindi dal KH, quindi dalla conduttività. Quindi da questa serata, almeno parlo personalmente, ho capito che c'è ancora tanta di quella roba da imparare. Sì, però anche che è semplice. Cioè, se separi gli argomenti, diventano veramente molto gestibili. E che a volte vogliamo o imbrogliare, cioè il pH alto, ci metto giù l'acido così, o vedere le cose in maniera troppo complessa. E comunque AI ci aiuta davvero, cioè si possono fare domande. Io lo uso abbastanza, dirigendola bene. Sì, va orientata come dicevi prima, chiaramente. Ovviamente va dato. Va bene, io personalmente avrei finito. Abbiamo fatto 2 ore e mezza quasi. Quindi. È saltata la cena, Valerio. Sei pronta per la colazione? Avevo un po' di mancetta. Vabbè, io spero che sia servito a qualcosa. Sì, è stato molto interessante. Molto bella, interessante. Poi avremo l'opportunità di rivederla perché è registrata, quindi approfondiremo sicuramente di più. Sei stato gentilissimo, ti ringrazio ancora a nome di tutti dell'associazione. Sei stato veramente gentile e cordiale e anche chiaro nello spiegare le cose, almeno quantomeno io. È stato un grande piacere, un onore veramente. E ringrazio anche Albertone per averci fatto da tramite. Grazie mille a tutti. Grazie a voi e fate belle cose. Grazie a tutti. Grazie Valerio. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Grazie.